Penso sia stato un gran bel concerto. Mi sento onorato e lieto di avere mandato a Mauro e a Sabrina le condoglianze anche a nome di tutti voi e di avere dedicato la chaconne alla signora Carmela Cascella, che non è più tra di noi, ma non la dimentichiamo. Non aggiungo altro. Mi raccomando, massima prudenza, questo sì, cerchiamo di non ricadere nel passato. Con soddisfazione possiamo dire che i teatri sono stati riaperti, presenza al 100%, auditorium lo stesso. Forza ragazzi, ce la facciamo. Lavorando e risparmiando ci rimetteremo in piedi. Alla prossima. Grazie al vaccino l'Italia sta ripartendo. I vaccini contro il Covid-19 sono il risultato dell'impegno senza precedenti della comunità scientifica globale e hanno superato tutte le procedure di verifica della sicurezza. Dai fiducia alla comunità scientifica e fai il vaccino, anche la terza dose. Non siamo soli in questo universo. Con il vaccino vinciamo insieme, facciamolo per noi. Sono Giacomo e questa è una comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Un trafiletto del 20 ottobre 1866 de La Gazzetta di Venezia annunciava che il mattino precedente, in una camera dell'Albergo Europa, si è fatta la cessione del Veneto. Il 19 ottobre, infatti, chiusi nella stanza vicina al Canal Grande dove alloggiava Leboeuf, ebbe luogo la consegna del Regno Lombardo-Veneto dalle mani del commissario austriaco Karl Möning a quello francese. Di seguito ci fu la retrocessione del Veneto dalla Francia alle autorità municipali, nelle persone di Michiel, De Betta ed Emmy Kelder. Addirittura al termine della cerimonia, il conte Michiel rilasciò al generale Leboeuf una presa d'atto dove si dichiarava che Venezia era rimessa a se stessa. Ecco che cosa appare nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 19 ottobre 1866. Al Presidente del Consiglio dei Ministri è pervenuta oggi, alle ore 10:15 antimeridiane, il seguente dispaccio da Venezia. La bandiera reale italiana sventola dalle antenne di Piazza San Marco, salutata dalle frenetiche grida della esultante popolazione. Firmato Generale Di Revel. Si glissa sul fatto che le frenetiche grida provenivano dai rappresentanti municipali e dalla Guardia Nazionale, unici presenti all'alzabandiera, eseguito con un blitz. Secondo il piano di Taon, fatta la cessione alle ore 8, alle 9 dovevano issarsi 3 enormi tricolori Sabaudi in piazza San Marco e solo alle 11 la sua divisione sarebbe smontata dai treni in piazzale Santa Lucia. Ben 4.000 soldati avrebbero marciato verso piazza San Marco in 3 colonne, una su barche per il Canal Grande, una per l'Accademia ed una attraverso le mercerie. Durante la marcia per ponti e calli, i veneziani avrebbero accolto con giubilo le truppe sabaude, sicché tanti soldati si distrassero dai loro compiti e non raggiunsero piazza San Marco. Il plebiscito si svolse in 2 giornate, sabato e domenica 21 e 22 ottobre. Vi poterono votare gli uomini di età superiore a 21 anni, ma non ne ebbero diritto le donne. Su una popolazione di circa 2,5 milioni di abitanti, votarono in circa 650.000.
Domenica e lunedì 21 e 22 ottobre 1866 i veneti furono posti davanti a un quesito che non aveva precedenti nella storia dei plebisciti. Non fu chiesto loro di quale Stato volessero far parte, ma fu chiesto di aderire o meno al seguente testo: dichiariamo la nostra unione al Regno d'Italia sotto il governo costituzionale di Vittorio Emanuele II e dei suoi successori. Una spiegazione per tale stranezza può venire da discorsi dell'epoca, riportati nel libro di Ettore Beggiato sulla grande truffa del plebiscito. Il comunicato del Presidente del Consiglio Bettino Ricasoli, datato 16 ottobre, poneva la seguente questione: ma i veneti non hanno già scelto un re ed un governo proprio fin dal 1848, con solenne e spontaneo plebiscito? Gli emissari di Carlo Alberto, infatti, tra il 30 maggio e il 5 giugno 1848 avevano chiamato al voto le sole città di Treviso, Padova, Vicenza e Rovigo, che avevano il nemico alle porte. Tale pronunciamento di 20 anni prima fu parziale e rimase privo di efficacia, in quanto gli austriaci subito occuparono di nuovo quelle città. Proprio il 1848 aveva infatti dimostrato che i veneti volevano rifondare la Serenissima. Nel 1866 il governo Ricasoli era preoccupato dalle possibili reazioni dei veneti, perciò li fece votare su una dichiarazione preconfezionata che non ammetteva alternative. Il concetto di plebiscito non fu democratico, bensì napoleonico. Sia Napoleone I che Napoleone III fecero uso del plebiscito per legittimare i rispettivi regimi e tutti i plebisciti avvenuti in Italia furono utilizzati per giustificare l'unificazione e la maggior parte di essi venivano eseguiti nelle maniere più corrotte. Il massiccio voto favorevole all'unificazione non si identifica in alcun modo con il sostegno popolare all'unità, bensì rappresenta un'estesa opera di intimidazione, giustificata dal fatto che alle persone non fu offerta nessun'altra possibilità. La martellante propaganda di Stato si incaricò di infamare chi votava contro. La natura coercitiva del plebiscito emergeva dai manifesti affissi sulla via pubblica. In uno di questi si legge: chi dice sì mostra sentirsi uomo libero, padrone in casa propria, degno figlio d'Italia. Chi dice no, la prova d'animo di schiavo, nato al bastone croato. Il sì lo si porta all'urna a fronte alta, sotto lo sguardo del sole, con la gioia nell'anima, con la benedizione di Dio. Il no, con mano tremante, di nascosto, come chi commette un delitto, con la coscienza che grida, traditore della patria. Insomma, cos'è questa storia? Non viene nessuno qua. Eccellenza, finché a non venire sono i contrari è meglio, no? La Gazzetta di Verona, il 17 ottobre 1866, annunciando il plebiscito, scrisse: sì vuol dire essere italiano ed adempiere al voto dell'Italia. No vuol dire restare veneto e contraddire al voto dell'Italia. L'espressione restare veneto dice tutto. Il clero cattolico fu reso oggetto di minacce, con frasi di questo tenore: ricordino i parroci che ove in alcune parrocchie questo voto non fosse sì aperto, sì pieno, quale lo esige l'onore delle Venezie e dell'Italia, sarebbe assai difficile non farne mallevadrice la suddetta influenza clericale e contenere l'offeso sentimento nazionale dal prendere contro i preti qualche pubblica e dolorosa soddisfazione. Queste cautele, adatte ad una terra da sottomettere a forza, facevano a pugni con l'unanimità di consensi che fu sbandierata. L'occupazione militare era in corso a Venezia dal 19 ottobre. Il sì era già un dato di fatto,
che nulla poteva mutare. Generalità. Angelo Pavan fu Giuseppe e Agnese Mazzon, 22 settembre 1803. Intenzione di voto? No. Che cosa? Ci prendi in giro? Abbiamo forse un anti-italiano qui? Io veramente... Ignorante! Ecco che cosa sei. Ci farai vergognare di fronte a tutti i seggi della provincia. Rideranno di noi! Sì! Va bene. Mi scusi, Ser Gradinigo, mi scusi. Scrisse Taon di Revel. Le autorità comunali avevano preparato e distribuito dei biglietti col sì e col no, di colore diverso. Inoltre, ogni elettore, presentandosi ai componenti del seggio, pronunciava il proprio nome e consegnava il biglietto al presidente, che lo depositava nell'urna. Il fatto che ci fossero urne separate nelle quali venissero inserite le schede dimostra quanto tutto ciò rese più facile identificare chi fosse contrario. La gente percepì di non aver scelta e alla fine non ebbe scelta perché erano presenti anche soldati armati di baionetta. Qualcuno doveva pur consegnare il biglietto da votare e ciò permetteva ai funzionari di segnalare quello più gradito. Verso i tanti analfabeti di allora, la procedura negava sia ogni margine di scelta che segretezza nel voto. Altre istruzioni recitavano: Vi devono essere 2 urne separate sopra un tavolo. Sopra una sarà scritto ben chiaro il sì, sopra l'altra il no. I protocolli sono 2, uno per i votanti che presentano il biglietto del sì, l'altro dei votanti che presentano il biglietto del no. Così i dissidenti restavano schedati. Per non farsi mancare nulla, le istruzioni di un commissario del Veronese disponevano che la commissione quindi conclude il presente protocollo gridando: Viva l'Italia unita sotto lo scettro della Casa di Savoia. Il giorno 27 ottobre 1866, il presidente della Corte d'Appello di Venezia, Tecchio, dichiarò al mondo i seguenti risultati. Votanti 647.495, favorevoli 647.426, contrari 69 e voti annullati 567. Il plebiscito del 1866 fu chiaramente fasullo, fu organizzato in maniera molto maldestra e di fatto il risultato era già noto in anticipo. Non si può dar credito ai risultati ufficiali. Però è interessante che quel voto abbia avuto luogo. Ed ebbe luogo perché le potenze riunite a Vienna il 3 ottobre decisero che il passaggio del Veneto all'Italia dovesse trovare una sua legittimazione nella volontà del popolo veneto. Anche allora le diplomazie decedevano, ma avevano bisogno di un sostegno appunto popolare, di una legittimazione. È interessante tutto questo perché 150 anni dopo siamo messi in un certo senso peggio. Una legge decisa dal Consiglio regionale Veneto che indiceva un referendum perfino solo consultivo è stata prima rigettata dal governo nazionale e poi addirittura bocciata dalla Corte Costituzionale. In altri termini, nel 1866 fu tenuto un referendum fasullo, ma almeno si finse di chiedere alle popolazioni venete se volevano stare in Italia oppure no. Oggi siamo in una situazione perfino più illiberale. Il 4 novembre 1866 a Torino, le rappresentanze municipali consegnarono a Sua Maestà il riscontro del plebiscito. Fu emesso allora l'imperioso decreto regio numero 3300 che così disponeva: le province di Venezia e quella di Mantova fanno parte integrante del Regno d'Italia. Un'amara ironia traspare oggi dalle battute finali del discorso tenuto dal podestà di Venezia, Giustiniani, nella Sala del Trono. Sire, quei 641.757 sì raccolti nelle nostre province offrono all'Europa tutta una novella testimonianza della concordia italiana e danno alla nazione la certezza
che l'era dei sacrifici è chiusa per sempre ed incomincia quella di uno sviluppo progressivo di tutte le nostre forze. Furono le classiche ultime parole famose, prima di lacrime e sangue. Alcuni storici importanti sono arrivati a giustificare le falsità, gli imbrogli del referendum del 1866 sulla base di una sorta di contestualizzazione, cioè dicendo che in fondo era normale nell'Ottocento che fossero le diplomazie soltanto a decidere, che fossero i poteri e che le popolazioni fossero consultate così in maniera puramente formale. Non credo che questo sia vero. Non stiamo parlando di quale età strana, stiamo parlando del 1800, cioè di un'età nella quale il principio di nazionalità stava affermando e le idee democratiche da molto tempo circolavano ovunque. Se il 3 ottobre a Vienna fu deciso di far votare i veneti è perché nello spirito del tempo non c'era in realtà possibilità di ignorare questo passaggio. Era importante per l'Italia e per altre potenze che ci fosse davvero l'appoggio dei veneti, un appoggio, come dire, che fu allora puramente formale, ma che era ritenuto fondamentale per legittimare l'italianizzazione del Veneto. Il 7 novembre faceva trionfale ingresso a Venezia Vittorio Emanuele II. Come per Bonaparte, fu preparato un grande corteo acqueo, al quale seguì l'immancabile Te Deum in Basilica di San Marco e un discorso dalla balconata. Furono elargite 100.000 lire alle famiglie povere dei patrioti, che avevano fiancheggiato il nuovo ordine, ma non furono disimpegnati i beni dei poveri presso il Monte di Pietà, che coprivano debiti ammontanti a 765.128 fiorini. Era arrivata l'Italia. Veneto 1 con voi. Focus Attualità. Ben ritrovati a Veneto 1 con voi e ben ritrovato il nostro ospite, l'onorevole parlamentare di Forza Italia e membro della Commissione Finanze, Raffaele Barato. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Allora, parliamo subito dell'attualità e parliamo di questi sindaci trevigiani, di questa protesta per i 24 milioni di euro del Fondo di Solidarietà, soldi che aspettavano ai nostri sindaci, ai nostri municipi fin dal 2015, c'è anche una sentenza del Consiglio di Stato. E parlando anche di soldi ai comuni, ci sono proteste dopo la legge di stabilità che dà ai comuni, ai piccoli comuni, un terzo dei fondi destinati per esempio alla Calabria. Lei ha chiesto una sospensione dell'attuazione e credo anche farà una interrogazione al Parlamento. Assolutamente sì, perché credo che noi come al solito non ci meritiamo questo, perché soprattutto il Veneto, la provincia di Treviso, che è sempre stata tra l'altro una provincia che ha sempre dato e sta dando tanto al paese, soprattutto alla nostra centralità di questo paese, credo che avrebbero avuto almeno un po' di dignità in più, dovuto dare un po' di dignità e non dare le briciole a questi comuni che sono sempre stati comuni che hanno investito in maniera seria, in maniera attenta per non sforare patti di stabilità, per non far debito verso lo Stato, e in questo momento quello che gli doveva essere dato non gli viene dato neanche un terzo. Senta, lei fa il parlamentare, prima è stato sindaco a Piederobba, ma è più difficile fare il sindaco ai giorni d'oggi o fare il parlamentare? Credo che se uno fa in maniera seria sia uno che l'altro, con un paese messo così sia difficile fare il sindaco, perché si fa fatica a dare risposte ai propri cittadini, e questo che lei bene ha detto è un esempio, e il parlamentare perché è difficile dare una risposta ai nostri amministratori nel territorio, perché credo che uno Stato serio, un governo che vuole governare per i propri territori, lo deve fare in maniera seria e in maniera concreta. Quando parliamo concreta e seria vuol dire dare a ogni territorio quel che gli aspetta, non si chiede nient'altro di più, e in questo momento viene tradito questo territorio.
Senta, parliamo del Parlamento, un Parlamento in questi mesi di legislatura dove ci sono stati dibattiti accesi, anche tra virgolette un po' violenti, con anche delle risse, no? Un Parlamento particolarmente rissoso. Ci eravamo lasciati con la protesta dei gilet blu, gilet azzurri. Cosa rimane di quella protesta, di quello gilet che lei stesso ha indossato? Allora, noi andremo fine di questa settimana in tutte le piazze, non per protestare, tanto per protestare, e per far vedere che siamo contrari, tanto per essere contrari. Allora, noi siamo stati sempre e siamo tuttora un partito che vuole collaborare, un partito propositivo, ma quando un governo fa tutto quello che non deve fare per il proprio paese, come sta facendo questo, allora noi davvero ci rivoltiamo, anche perché abbiamo fatto delle proposte concrete. Io tra l'altro, se mi è permesso lo dico, ho fatto una proposta semplice che andava verso le imprese. Quale? Una proposta che un imprenditore, okay, che ha il proprio partner che fallisce, okay, almeno l'IVA gli venga restituita una volta che quell'imprenditore fallito porta i libri in tribunale, perché oggi ci vogliono almeno 10-12 anni e ci sono queste piccole e medie aziende che magari esposti 40-50 mila euro di IVA gli farebbe bene per investirla, per cui sono tutti soldi che vanno investiti. Allora si fa lavorare altre aziende, si portano in casa nuovi dipendenti. Ok, la risposta è stata assolutamente negativa. Allora io dico, quando vengono fatte delle proposte che vanno nel verso giusto, che mi interessa la titolarità, l'unica cosa che interessa è che vadano in porto, perché è un bene per l'Italia, un bene per chi fa azienda, per chi lavora. Allora, quando su una proposta che con 400-500 milioni di euro poteva portare nel territorio almeno 1 miliardo di euro, io credo, in territorio italiano, io credo che una proposta come questa venga detto no, credo che vuol dire che non si guarda proprio per chi vuole investire. Allora, se prima non guardiamo le imprese, chi vuole investire nel territorio, non possiamo essere e dire di parlare di sviluppo. E però stiamo parlando di un governo, almeno il 50% è un governo amico, tra virgolette, di Forza Italia. Sappiamo che lei nel suo collegio è stato eletto e mandato a Roma anche con i voti ovviamente della Lega. Assolutamente sì, ma io dico agli amici della Lega, e l'ho detto più volte, noi dobbiamo lavorare per il territorio, dobbiamo lavorare essere trasversali, come fanno al sud, come fanno in tutti i posti dove interessa il territorio. Con queste leggi che sta facendo questo governo, reddito di cittadinanza, credo che non stiamo lavorando per un territorio come il nostro, perché il miglior reddito di cittadinanza, come io ho sempre detto, è creare posti di lavoro. Credo che quello sia il più bel reddito di cittadinanza, per cui cosa bisogna fare? Dare una mano alle nostre imprese che investino nel territorio e non far sì che le imprese scappino. Noi dobbiamo far sì che le imprese rimangano qui, che investano qui, e credo che quello è il più bel reddito di cittadinanza, perché creare redditi di cittadinanza per creare bei divani, credo che non facciamo sicuramente niente per questo paese. Il reddito di cittadinanza è quota 100, no? Questo decretone, c'è proprio tutto da buttare o qualcosa va salvato? No, ma io non dico mai che tutto da buttare, perché allora vuol dire non leggere neanche quello che viene scritto. Io capisco anche la quota 100, perché la Fornero andava rivista, perché va rivista, perché dagli esodati, che ci ricordiamo bene le storie, tuttora ancora quella situazione non è proprio risolta, dalle situazioni che magari c'è gente che è una vita che lavora magari a oltre 65 anni, non capisce ancora la sua pensione come vada a finire. No, questo assolutamente andava rivisto. Ci sono delle cose fatte bene, però credo che nel contesto vada rivista la situazione del reddito di cittadinanza, perché come è messa sicuramente non andiamo da nessuna parte. Tuttora oggi capiamo che ci sono ancora delle modifiche da fare. Inutile che vogliamo copiare la Germania, che sono decenni che portano questo. Lì ci sono una situazione totalmente diversa. Noi non dobbiamo dire faremo come la Germania, perché è la situazione diversa che ha la Germania, che oggi non è l'Italia. Allora noi dobbiamo fare le cose in maniera concreta, e in concreta vuol dire farle subito. Così non si fanno subito.
Senta onorevole, parliamo del decreto dignità. Lei anche nelle settimane, nei mesi scorsi si è scagliato contro questo decreto dignità. Se noi dobbiamo guardare i numeri ci sono delle incongruenze. Abbiamo il caso di alcune imprese che hanno detto noi quelli non li possiamo più assumere, quindi sono rimasti a casa anche recentemente. Abbiamo però Veneto Lavoro che ci fornisce dei dati. 25, nel 2018 grazie a questo provvedimento 25.000 in Veneto posti di lavoro sicuri a tempo indeterminato in più. Come dire, dove sta la verità? Bisogna ancora attendere qualcosa per vedere un po' di tempo per vedere gli effetti di questo provvedimento? Ma io sono convinto di sì. Per quanto mi riguarda, io l'ho sempre detto, non avrà sicuramente un effetto positivo. Io sono contento che ci siano dei dati come ha dato Veneto Sviluppo, perché credo che quando il lavoro per uno diventa una cosa sicura, sicuramente dobbiamo esserne tutti contenti, però io sono convinto di un'altra cosa, che la flessibilità sia il futuro per questo Paese, anche nel lavoro. Intanto che ognuno possa scegliere il posto di lavoro, che un'azienda abbia la flessibilità per assumere qualcuno, perché altrimenti non assume, perché il titolare di un'azienda assume un dipendente quando è sicuro di averla commessa. Se ha una commessa di un anno, una commessa di 6 mesi, può assumere per un anno, può assumere per 6 mesi. Allora, se ha la flessibilità, sicuramente assume 4 dipendenti, 7 dipendenti, se servono per 6 mesi o un anno. Se non ha la flessibilità, probabilmente non assume nessuno e farà far turni a chi ce l'ha. Allora, credo che la verità sia questa, che noi dobbiamo copiare dagli altri paesi che hanno flessibilità sul lavoro, ma la flessibilità sul lavoro va bene sia per l'impresa che chi ci lavora all'interno di quell'impresa, perché creiamo dignità con questo, non dignità obbligando di assumere in maniera fissa una persona, perché probabilmente quel tipo di lavoro là probabilmente non l'avrà mai, ma io mi auguro che si giri per le aziende, si entri per le aziende come fa il sottoscritto tutti i giorni quando si è nel territorio. Allora si parla col titolare, con l'imprenditore, imprenditori seri che vogliono fare aziende, che vogliono investire nei territori, e anche chi vuole investire in questi territori sicuramente va per questo verso, ma perché lo fanno dappertutto. Torniamo ai temi politici sul fronte elettorale. I sondaggi, la Lega è schizzata al 36%, Forza Italia ai minimi storici. Il centrodestra, così come l'abbiamo conosciuto, è morto in modo definitivo? No, secondo me no. Forza Italia deve lavorare tanto, soprattutto nei territori. Chiaro che oggi la Lega è un partito forte perché probabilmente ha lavorato meglio di noi sul territorio. Noi dobbiamo ritornare nei territori. Io l'ho già detto all'interno di queste trasmissioni, Forza Italia ha degli amministratori seri, chi all'interno di Forza Italia lavora. Purtroppo abbiamo un periodo che non è stato il migliore della politica per quanto riguarda Forza Italia, non ha dimostrato il meglio stesso, però io credo pancia bassa, correre, darsi da fare in mezzo alla gente, e credo che anche la Lega abbia bisogno che ci sia Forza Italia, un Forza Italia forte dove lavora insieme, dove si va a amministrare insieme, perché credo che un centrodestra forte, oltre che far bene alla Lega e oltre che far bene al territorio, ma fa bene anche alla nostra Italia. Berlusconi ha detto mi candido alle europee. Certo. Cosa positiva o rischia di essere una presenza tra virgolette ingombrante? Perché in questi 20 anni comunque Forza Italia ha significato Berlusconi. È vero, io credo che Berlusconi sia una presenza importante, se lui fa la scelta di campo di rientrare ben venga, però oltre che Berlusconi ci devono essere anche gli altri che però ci danno da fare, non si può sempre vivere di eredità, di grazia di Berlusconi, bisogna vivere di se stessi, correre, darsi da fare e far sì che Berlusconi veda che c'è qualcun altro anche che può far vedere che venire grande questo partito, Forza Italia. Chi può essere il nome per far risorgere Forza Italia in Veneto? Forza Italia che dopo l'addio al partito della Donat-Zan non ha neanche rappresentanti nella giunta regionale. Beh, io mi auguro che anche all'interno della regione che
giustamente bisogna vedere come andrà adesso. Intanto aspettiamo le europee e vedremo quale sarà il dato, che sicuramente è molto importante. Dopo, a livello regionale abbiamo tanta gente valida, abbiamo anche il nostro nuovo coordinatore che è molto bravo, Davide Bendinelli, tra l'altro un giovane molto grintoso, molto forte, e credo che lui possa portare avanti questo partito in maniera forte. Torniamo ai temi del territorio, Pedemontana e tratto veneto della TAV. Si vuole anche il referendum tra i cittadini per capire se sono opere davvero volute o necessarie. Qual è la sua posizione? No, beh, io sulle opere pubbliche sono sempre stato a favore, sono attualmente più che favorevole. Credo che però bisogna date certe dell'inizio e date certe per la fine. Io dico sempre, quelle sono opere che bisogna trovare aziende che lavorino 24 su 24, 7 giorni su 7, così c'è il controllo certo dei costi, che è fondamentale per chi guarda, perché il cittadino non può vedere che un'opera inizia a costare 1 e alla fine costa 10, perché qualche variante ci può stare, però non può costare un'opera sempre 10 volte tanto, ok? Se no, credo che facciamo la fine del Mose e la politica non è più credibile. Allora, perché la politica sia credibile? Perché chi fa politica deve essere credibile, perché far politica vuol dire far per il territorio e fare il bene per la propria gente, perché far politica non lo obbliga nessuno, ok? Allora io credo che la politica su questo si debba un po' rivedere, e io sono convinto che se questo succede anche queste opere pubbliche non sarebbero più un problema, perché sarebbero solo un bene per il paese. Ultima domanda, sempre restando nella Marca Trevigiana in tema di viabilità. Ponte di Vidor, dopo i fatti di Genova, dopo gli allarmi, l'ondata anche emozionale, paginate di giornali, si parlava di Ponte di Vidor, lei ha scritto anche al Ministro, ha fatto delle interrogazioni. Certo. Qual è la situazione adesso del Ponte di Vidor? Allora, sulle opere pubbliche sappiamo benissimo, quando succede il danno poi tutti si muovono, tutti quanti. Il Ponte di Vidor è un esempio. Allora subito, anche a livello romano, sembrava che qualcosa si muovesse, poi è andato un po' tutto a tacere. Posso dire però che ci sono degli amministratori di questo territorio, dei sindaci di Vidor, Pederobba, Valdobbiadene, che si muovono continuamente. Il sottoscritto, anche i parlamentari veneti, hanno garantito l'appoggio per quanto riguarda l'opera, anche perché quell'opera è l'opera più importante per quanto riguarda il nord della Marca, per unire est-ovest di quel territorio. Un est-ovest di quel territorio che ha mandato e sta mandando avanti un'economia importante anche in momenti di crisi, che è quell'agricoltura, quell'industria che è intorno a quel territorio, per cui ha tenuto in piedi anche il Veneto. Credo che vada rispettato sia la gente che vive in quel territorio che quel territorio stesso, per quanto dà, per quanto ha dato e per quanto sta dando. Per cui io mi auguro che quell'opera vada fatta, perché ce n'è davvero bisogno. Non è un costo chissà cosa, perché con 60-70 milioni di euro andrebbe fatto e si cambierebbe davvero il territorio, anche perché se la Pedemontana, come accennavamo prima, speriamo che finisca velocemente, credo che quell'arteria là sia davvero importante. E Veneto 1 con voi termina qui. Io ringrazio per essere stato qui con noi l'onorevole di Forza Italia Raffaele Baratto. Grazie. Grazie ancora a voi e a tutti i vostri radioascoltatori. Grazie. E grazie a voi per l'ascolto, restate sintonizzati sui nostri canali. Arrivederci. Veneto 1 con voi. Focus Attualità. Grazie al vaccino l'Italia sta ripartendo. I vaccini contro il Covid-19 sono il risultato dell'impegno senza precedenti della comunità scientifica globale e hanno superato tutte le procedure di verifica della sicurezza. Dai fiducia alla comunità scientifica e fai il vaccino, anche la terza dose. Non siamo soli in questo universo. Con il vaccino vinciamo insieme, facciamolo per noi. Sono Giacomo e questa è una comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria.
Cari ascoltatori, benvenuti nella puntata di Veneto 1 Classica, una puntata direi straordinaria, perché dagli studi di Radio Veneto 1 abbiamo un ospite di grande valore, un pezzo di storia, diciamo, organistica del Veneto e rappresentato poi in tutto il mondo, la nostra forza artistica. E abbiamo qui il maestro Sergio De Pieri. Grazie per questa introduzione, non aspettavo così tante belle parole. Porca miseria, non si scherza qui. Ma qui non si scherza, ma con un ospite come te... Grazie comunque, grazie. Sono anch'io contento di essere qui con voi. Beh, siamo noi intanto a ringraziarti di essere venuto qui. Ma insomma, potremmo iniziare con un curriculum, no? Poi tra l'altro enorme, perché insomma hai una carriera alle spalle che... Però i nostri ascoltatori sono curiosi di sapere quando hai iniziato, chi ti ha dato il là iniziale? I tuoi genitori oppure un caso fortuito? È un caso fortuito, io penso proprio a quello che mi hai detto tu. Stavo andando all'asilo, mi mandavano a scuola, dico all'asilo a piedi, avevo un paio di chilometri dalla mia casa e c'era una casa che sentivo passando un giorno, due, sentivo un suono bellissimo che veniva fuori da un piccolo balconcino lì in mezzo agli alberi. Mi fermai e ma senti che bellezza, dico, ma cosa sta roba? E me lo sono messo in testa. Poi passa il tempo, passa ancora un anno, 2. Ero sui 5 anni adesso all'asilo e non ho sentito lo stesso suono. Vicino all'asilo c'era una villa e si sentiva una villa storica, veneta, bellissima, con anche un bel fiume vicino che passava, che andava un affluente del Sile, e ho sentito ancora questi suoni. E poi mi dicevano che c'era una ragazza che studiava il pianoforte e quello sarebbe stato il pianoforte per me. Era il pianoforte che ancora non riuscivo a immaginare lo strumento. Da lì sono partito con la musica. Bellissimo questo inizio, questa poi fantasia che ci poi fa... siccome dopo io ero anche il chierichetto nella chiesa, avevo anche una voce abbastanza bella di soprano e cantavo con il coretto della chiesa mia, no? E lì ho avuto un altro colpo. Il primo vespero di pomeriggio, di domenica pomeriggio, ho sentito l'organo. Vedevo queste canne, questo organone, ma non avevo mai sentito, e di colpo ho sentito l'organo. E quello è stato uno shock tremendo, perché ho sentito dei suoni, non ti dico stupendi, ma la continuità del suono, no? Questi accordi che si ripetevano, era una cadenza, uno che sa la musica un po', facevamo la cadenza perfetta, primo, quinto, cioè la tonica e la dominante, e andava giù sulla tonica, e la dominante do, sol, ma con l'armonia grossa. E questo qui era perché non erano tutti attaccati i suoni, mentre il pianoforte, che mi ricordo, si sentiva la percussione, invece qua, e stava fermi. E questo, caro mio, dico, questo è lo strumento che voglio suonare anch'io. E allora tra questo e quello ho cominciato. Quindi tu sei conosciuto in tutto il mondo come, insomma, un organista straordinario, eccetera. Però la mia passione era il pianoforte, capisci, perché prima di tutto i primi suoni l'ho avuti. Poi un altro shock l'ho avuto sempre passando vicino a questa casetta. Ho sentito l'orchestra, mamma mia, dico, non riuscivo a capire questi suonerini del violino,
così acuti. Senti, ma cosa sono? Mi sembrava i fischi di un venticello, ma cosa non li potevo immaginare. Finalmente mi hanno detto che erano i violini, forse il violino, e dopo che l'ho sentito ho capito cos'era il violino che avevo sentito. Anche lì è stato un colpo tremendo, no? Sentire l'orchestra. E così è stato il mio inizio alla musica. Cioè un colpo, ma diciamo un amore, sì, a prima vista, con la musica, sì. Perché come racconti sì. si sente che hai questa... Sì, non volevo fare più niente, volevo solo imparare a suonare. Poi ho avuto un colpo di fortuna che era nel 44, dopo, e ho avuto un colpo che avevo uno zio prete che abbandonò la sua chiesa per andare gesuita a Roma, era su una piccola Santa Maria di Sala, provincia di Padova, ma la diocesi di Treviso, e aveva un bel pianoforte in canonica, nuovo l'aveva preso, così per la bellezza del pianoforte. E andò gesuita, mio papà ha dovuto portarsi a casa il pianoforte, ma non sapevamo dove metterlo perché la casa non era abbastanza grande, l'abbiamo portato da un altro zio, proprio nel mio paesetto. Abbiamo portato questo pianoforte, però quando ho visto il pianoforte dico, quello è proprio un miracolo. Io so che sopra ha chiamato mio zio, vai a fare gesuita, il pianoforte è venuto a casa mia e adesso lo faccio, allora dico. E allora ho detto, adesso suono il pianoforte. E quindi i miei erano... No, non sapevano niente di piano, no? Avevamo una piccola campagna, bellissima. Praticamente eravamo contadini, mio papà era un contadino, no? Vero, un contadino, d'altra parte. Anche Giuseppe Verdi, venuto fuori da una famiglia di contadini. E quando ho sentito che volevo suonare il pianoforte, mi dico, ma è matto questo qui. Nessuno ha mai studiato il pianoforte in campagna. E io dico, non vado più a scuola se non voglio imparare. Fortunatamente c'era una maestra sfolata da Treviso, che era una pianista, in un'altra casa di contadini. Erano due sorelle, una violinista e una pianista. E ne hanno detto a mio padre che c'era un insegnante proprio nel mio paese, del Conservatorio di Venezia, che poteva insegnarmi. E così ho preso le prime lezioni di pianoforte. Dai tuoi racconti sembra proprio che i tuoi genitori ti hanno dato quell'input che è la forza della natura unita a questa fantasia musicale, e quindi hai unito queste cose. Sei nato a Treviso, sei trevigiano, anzi esattamente forse Dosson, no? A Casier. Qui sono i luoghi di questi bei racconti. Adesso io abito a Dosson, ma Casier era il mio posto, sì. Ma loro l'hanno presa per gioco, pensavano. Io invece avevo preso sul serio, no? Quando è stato il momento di decidere cosa dovevo fare, se dovevo fare scuola. Io dico, io voglio suonare il pianoforte. No. Come fai a vivere? Le solite storie, no? Non si vive col pianoforte, la musica non si vive. E dico, caro mio, io voglio suonare il pianoforte, insomma. Insomma, a un certo momento hanno ceduto, mi hanno lasciato andare avanti. Ma è stata dura. È stata dura. È stata dura. Ma a questo punto, insomma, dai tuoi racconti qua, vedo anche negli studi, cameraman, eccetera, sono tutti... presi da questa cosa, da questa fantasia, e sono racconti poi tra l'altro del tuo vissuto. Volevo chiederti un piacere, una cortesia, infatti siamo tutti curiosi di sentire un tuo brano al pianoforte, lo suoniamo con il pianoforte, questo magnifico pianoforte degli studi di Radio Veneto 1, un brano che... Ti faccio un piccolo, io adesso... A proposito, io sono ritornato dopo tanti anni, sono ritornato al pianoforte e ho fatto un disco anche di Bach, e adesso lo inciderò fra poco. Ma anche Federico Chopin suoni? Sì. Adesso sono ritornato al pianoforte, e poi qui è un'altra storia. È un'altra storia che poi... Un'altra volta te la racconto. Un'altra volta, sicuramente. Io quando ero studente al Conservatorio di Venezia, no?
ho vinto una borsa di studio del conservatorio. Ogni anno davano a uno studente che si distingueva, e quell'anno però sull'organo, studiavo organo, non avevo già fatto il diploma però, a parte, diciamo. E ho vinto un premio Rubinstein, e un anno me l'ha dato questo premio, e è venuto a darmi questa pergamena, no? Era un inverno freddo, mi ricordo nel salone del conservatorio, questo uomo con i capelli bianchi, mi sembrava ti moriva, talmente maestoso, no? Mi consegnano questa pergamena e dopo mi fa: finito tutto, mi accompagneresti, dice, che io vado a prendere un caffè in piazza San Marco. Mamma mia, io dico. Il mio maestro, che era maestro dalla Libra, dice: vai. Va bene, maestro, dice, ha visto che era un certo imbarazzo, no? Camminiamo, dice, ma io ho letto qua su che tu studiavi il pianoforte, come mai sei passato all'organo? E dico, maestro, sono andato, ho fatto il militare, avevo 19 anni e ho perso un anno. E fa: un anno? Io dico, ho perso la tecnica, adesso come faccio io a diventare pianista? Ho perso un anno, ma io ero torzione. Dice, poi Rubinstein mi fa: ma stai scherzando? Dice, un amico mio, dice, ha cominciato a suonare il pianoforte a 38 anni, adesso ne ha 45, famoso pianista, e tu a quell'età lì hai perso la tecnica. Ma peccato, però, dice, tu ce l'hai dentro il pianoforte. Dice, un giorno, magari quando avrai 80 anni, ritornerai al pianoforte. Ma non è stato vero, che adesso io ho 83 anni. Ho 83 anni. Ho cominciato il pianoforte. Non è mai troppo tardi. Bene, allora, Sergio De Pieri ci fa ascoltare il preludio dal clavicembalo ben temperato, il numero 1, in Do maggiore. In Do maggiore? Sì. Buon ascolto. E abbiamo ascoltato di Johann Sebastian Bach il preludio numero 1 in Do maggiore dal clavicembalo ben temperato, eseguito dal maestro Sergio De Pieri, che abbiamo qui fisicamente nei nostri studi di Radio Veneto 1.
Beh, è veramente un onore. Questo preludio in do maggiore è uno dei brani, diciamo, più famosi. Nell'arte. E perfino Gounod hanno fatto l'Ave Maria, l'Ave Maria di Gounod. Sarebbe Bach, insomma. Immagino che questo brano tu lo abbia anche suonato negli organi di tutto il mondo, anche a Sydney, perché spesso tu vai in Australia, no? Questo sarebbe più difficile adesso, quando Bach scrisse questo il clavicembalo ben, cioè quel tempo la claviera in inglese, ma il clavicembalo ben temperato, l'ha fatto per tastiera per tastiera. In quel tempo di Bach le tastiere erano il clavicordo, il clavicembalo, vari clavicembali, non c'era il pianoforte, però c'era la tastiera dell'organo. Però se tu trovi un organo meccanico di quel periodo che ha non tanti registri ma le sonorità splendide, viene fuori stupendamente sull'organo anche quello, perché per tastiera non c'è pedale. Ma lei ha suonato non tanto tempo fa, mi sembra, anche, no? Sì. Una serie di preludi. Sì, io ho fatti 3 o 4 concerti per 12 preludi a fughe e la toccata a fuga col pianoforte, però col pianoforte è stato un divertimento, perché passare dall'organo al pianoforte sembra, però dà molta soddisfazione anche il pianoforte, che ne dicono. La tua scuola viene dalla scuola di Germani, di quella tradizione, diciamo, organistica di virtuosi organisti di grande fama internazionale. Sì, proprio è il primo mio maestro. Cominciamo con i miei maestri prima. Io ho avuto qui a Treviso, io mi sono diplomato con un maestro, guarda, che era una meraviglia, era un uomo stupendo. Mi sono diplomato col maestro Luigi Pavan, privatamente. Prima di entrare in Trevigiano. Sì. È stato il maestro di tutti i musicisti di quel periodo lì nostro. Quanti ne ha insegnati? Quanti diplomi ha fatto il maestro Pavan? Non hai neanche l'idea. Perfino Pasut, il maestro Pasut. Dopo tutti quanti sono stati allievi nella sua scuola. E dopo io sono passato all'organo. Poi ha insegnato per molti anni invece nel nostro Conservatorio Benedetto Marcello. 20 anni. Hai fatto 20 anni al conservatorio. Sì. E lì hai sfornato tantissimi grandi, bravissimi allievi. Sì. Penso che ne hai. Mi sembra che avevo avuto un allievo che si chiamava Giorgio Sini. Abbiamo scoperto, sì, sono stato tuo sei stato il mio maestro. Eri tu quando mi hai detto io adesso devo continuare a suonare il pianoforte, perché io avevo in mente anch'io il pianoforte, ti ho lasciato andare. Eri nella mia scuola d'organo. Era un po' discolo, però. Ma tu eri pianista proprio, non volevi sapere delle canne dell'organo. L'amore per Chopin me l'hai dato tu. Almeno quello. No. Maestro Sergio De Pieri, tu hai sfornato tanti allievi, eccetera, però tra l'altro sei anche artefice, oltretutto, anche di festival anche importanti, tra cui anche questo importantissimo internazionale che è in Australia. Sì, so che sei più in Australia che a volte qui in Italia, metà sei in Australia. Quasi 9 mesi adesso, ho cominciato con 3 mesi, poi 4, poi 5, poi 6, adesso sono arrivato a 9 mesi, no, 7 mesi in Australia, 7-8 mesi. E quindi è un mondo io ho un anche... festival, però mi sono rifatto col pianoforte anche, perché ho un festival, ho inventato il mio festival. Che si chiama, scusa, diciamo Beethoven Festival a Melbourne. Oh. A 15 anni, ma il grande mio festival di tutta la musica, diciamo, qualsiasi genere, orchestre, cori, tutto, dal 1200 fino ai tempi nostri. È il festival di Ballarat. Di Ballarat. Sì. Che mi dicevi addirittura si fanno 2 concerti al giorno? 3? 3 concerti al giorno, mattina, pomeriggio e cucina la sera. E cucina. Vorrei anche informare... 30 concerti in 10 giorni. I nostri ascoltatori, che sei tra l'altro anche appassionati di cucina. Sì, no? Ma 25 anni l'anno prossimo. 25 anni ha fatto questo festival. L'anno prossimo sarà il 25esimo. Quindi sarà un grande... Perché tutti dicevano, il festival di musica classica dura 10 anni, e poi 25 anni. Dopo 10 anni
cresceva, dico no, il mio festival non finisce adesso. Chissà quando finirà, siamo arrivati a 25 anni adesso. 25 anni, quindi con programmi poi vastissimi. Sì, sono sì. aperti anche con i concerti d'organo, concerti pianoforte, organo, orchestra, passioni di Bach, tutto. Gli organi in Australia sono degli organi che hanno una buona sonorità, come sono? Certo, sono organi inglesi naturalmente, ma però abbiamo avuto anche un organaro a Melbourne nel 1850-60, dove ho ucciso anche io un disco lì, e questo organaro studiò in quel tempo lì in Francia proprio l'organaria e ha fatto dei bellissimi organi con la timbrica francese un po'. E ne ha uno speciale, proprio l'organo di César Franck, bellissimo. Però proprio faceva organi meccanici con impronta un po' di sonorità tipiche inglesi, no? Ispirate un po' anche a qualche organo italiano antico di Ma quel è tempo. in Australia che c'è anche l'organo più grande del mondo, mi sembra? Sì, uno dei Sydney? più grandi del mondo, a Sydney. Quante canne ha questo? Avrà, non so, di 20.000. 20-30.000 canne. E questo sono organi, tra l'altro, che hanno una lui ha 64 piedi, la canna più grossa. 64 piedi? È grosso, un tubo così grande, alto 60. E lì andrebbe bene, sicuramente potrebbe suonare la famosa passacaglia, che poi è un tuo cavallo di battaglia, la passacaglia di Bach. Solo gli ultimi accordi, sino butti giù il tango. Si butta giù Melbourne, credo. Ho fatto un concerto. Un concerto ho fatto su quell'organo lì di Sydney, un concertone grosso, che alla fine ho fatto una fantasia fuga di Reger, e alla fine ho messo i 64 piedi e lampadario del Tanhol cominciava a muoversi. Si muoveva. Tutti che guardavano sopra, ho tirato via. Dico che non mi venga la parlare in testa. E poi tra l'altro sei conosciuto soprattutto per il virtuosismo del punta-tacco, si dice, no? Andava molto di moda tanti anni fa. La pedaliera. Sì, andavano in moda. Gli organi meccanici non esistevano gli organi antichi, meccanici belli, no? Che li abbiamo preservati come quello di Calido. Poi l'arte organaria ha arrivato la luce elettrica e dico è meglio che facciamo la meccanica elettrica, cioè con un contatto elettrico. Che disastro. No, è come suonare un campanello elettrico e uno a mano che tiri. Ma non si capiva, dice che bellezza, però andavano forse bene per un certo repertorio romantico moderno. Ma dopo si è capito che non doveva essere più, difatti non fanno più, rarissimi fanno organi adesso. Io ti ho sentito suonare più di qualche volta appunto la passacaglia di Bach, che è un grande capolavoro, credo, insomma. Sì, lo hai inciso, qui vedo che c'è un'incisione sì. anche di questa passacaglia. Un organo stupendo. Che organo è questo? È un organo Radetzky. Radetzky fatto a Meolo di Venezia, vicino qua a Treviso anche. È uno dei più bei organi che sono stati fatti nei ultimi, 20 anni. Quindi la passacaglia che tra l'altro è un io ho voluto un organo giusto no? per suonare Bach, cioè, perché sennò Bach ci vuole i registri, sonorità belle, classiche, no? E poi ci vuole il pedale, il pedale indipendente, con i suoi tromboni, cioè tutto a posto. Mi dicevi anche che comunque il tuo cavallo di battaglia, ma insomma fra i brani di Johann Sebastian Bach più rappresentativi e quelli che ti piacciono di più, proprio la passacaglia come capolavoro della storia. Ma anche la toccata e fuga in Fa maggiore. E la toccata e fuga in Fa maggiore, anche quella è di un colosso. Anche qual è il brano che preferisci? Dopo c'è anche quella, la fuga tripla, quella con 5 voci,
con 5 voci la fuga, ma poi il preludio diciamo è triplo, perché rappresenta il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che poi arrivano sul finale della fuga. Quella è la più grande fuga, preludio e fuga, naturalmente. La chiamano gli inglesi la Sant'Anna Fugue. Però il preludio è proprio la Santissima Trinità. E poi c'è il preludio fuga in re maggiore, quello che è il pedale. Difficilissimo poi anche questo, bisogna calibrare bene, punta attacco. Io l'ho fatto con un organo elettrico pneumatico sull'organo di Melbourne Town Hall. E ho inciso anche quello, fortunatamente l'hanno ripreso. È interessante sentire Bach con un organo pneumatico di quei tempi, no? Si usava, se avevi quello, se volevi suonare qualche Bach. Tra l'altro, mentre stai parlando, dalla regia abbiamo mandato dei piccoli immagini delle tue foto, alcune delle tue esperienze, ma migliaia e migliaia di concerti che hai fatto poi in tutto il mondo, perché forse è una domanda così un po' particolare. Qual è l'organo che ti dà veramente vibrazione, che ti ha lasciato dipende, un organo dipende. Di una città o di un paese o che mi dà proprio, cioè io sono innamorato dell'organo di San Nicolò per le musiche, stiamo a Treviso. Per le musiche italiane, però non avendo un organo diciamo bacchiano, c'è uno bacchiano, ma ancora non ho avuto. Scusa, l'organo di Treviso di San Nicolò è cos'è? Una china? No? Callido. Un callido. Io ho fatto diversi. Quindi il callido è che insomma. È il mio organo, diciamo, di Treviso. Poi c'è un bellissimo organo in Duomo di Treviso, fatto da Radeschi, che ha fatto quello di Meolo, però non ho avuto ancora l'opportunità di suonarlo in pubblico. Bene, allora ancora un piccolo gioiellino che ci regala il maestro Sergio De Pieri, ci fa emozionare. Ho visto qui tra i tuoi CD addirittura che spazi, perché sei poliedrico in tutto, parti appunto anche dalla musica antica fino ad arrivare ai nostri giorni. Ligeti è un mio autore. Ligeti. Ho visto una volta, ero un ragazzino del tuo allievo. È il mio pezzo forte. Ho visto che c'era un brano che tu avevi suonato all'organo, c'erano le matite che si incastravano, si incastravano nei tasti. Era una fantasia per elettronica, musica elettronica. Sì, c'era la synthesizer, si chiamava. Synthesizer. Ho visto una matita che avevi collocato era i colori, nell'organo. Era una fantasia di colori. Sei sempre stato aperto, voglio dire, a ogni. Sì, a me piace molto. Ma qui vedo tra l'altro Sergio De Pieri suona Morricone al pianoforte, naturalmente. Sì, perché quando sono ritornato, un mio amico che suona la chitarra e che si chiama famoso Massimo Scatulin, chitarrista, abbiamo avuto ospite anche qui. Mi mette sopra il pianoforte un giorno, viene lì, mi mette sopra il pianoforte dei spartiti di Morricone, degli arrangiamenti di Morricone, e dice: guarda un po' se ti interessa sta roba. E io ho provato. Dice: ma mi sono ricordato tutti i film che ho visto, no, di Sergio Leone. Mamma mia, l'armonica, quello che suona l'armonica, sì. Mi metto a suonare, mamma, mi sono immagato subito. Col col mi, la diesis, mi, la diesis. E col pianoforte facevo un certo, poi tiravo via il pedale, mi sembrava di suonarlo io, no? Mi sembrava quello che. Mi è venuto in mente, ma dico, guarda, mi sono informato, non c'è nessun disco per pianoforte, perché tutti gli arrangiamenti sono con l'orchestra, capisci? Non hanno i pezzi, nessuno che sappia io. Mi sono informato, ho guardato anche su YouTube, non c'è niente. Qui vedo appunto una decina di brani che tu hai registrato di Morricone. Senti, allora ci fai questo di ascoltare un brano al pianoforte, una volta c'era in America. Io con questo pianoforte posso farti solo sto pezzetto. Con questo pezzettino qui devi avere un'idea, no? E quindi Sergio De Pieri c'era una volta all'America al pianoforte. È un film di Morricone, di Morricone, si chiama, uno dei film sui in America. Buon ascolto.
E abbiamo ascoltato di Morricone Una volta c'era l'America, interpretato dal maestro Sergio De Pieri, al pianoforte e non all'organo, naturalmente, che è stato il suo primo amore, Chopin e il pianoforte, no? Possiamo dire così, vero? Sì. È vero. Ma ecco, ma nella tua lunga carriera hai avuto anche un'onorificenza veramente di grande pregio, che ci ha fatto, insomma, Sì, fare, è vero. È vero, nel 2005. Nel 2005. Sì. È proprio la regina. Ci puoi raccontare questo? Sì, è un racconto anche sì, interessante, no. mi sembra. Si chiama, allora, in quel tempo era questa onorificenza, no? Non aveva un nome, era Sir in England, nell'Inghilterra. Eri in Inghilterra in quel periodo, no? In Inghilterra, perché questa questa onorificenza dall'Australia, ma l'Australia, la nostra, è la regina d'Inghilterra. Capisci? Noi eravamo... La regina d'Inghilterra dava questa onorificenza, e in Australia un suddito dell'Inghilterra era Sir, ma gli australiani adesso l'hanno cambiato, che si chiama OAM, che vuol dire Ordine Australia Medaglia, che è una roba che nessuno capisce niente, no? Questi testoni, no, non era molto meglio lasciare Sir? Allora qualcuno, per vendicarsi, qualche mio amico, nel YouTube ha messo Sir Sergio De Pieri, perché OAM corrispondeva a questo titolo. E quando io ho visto, forse qualcuno si ricorda di quei tempi, perché è stato pochissime, cioè è stato, io credo che non credo che ci sia un altro italiano in Australia, forse sono l'unico che ha avuto questo. L'unico che ha avuto questa. Che io sappia, può darsi che dopo che ne salta data fuori. Data mano dalla regina. Sì. Ecco, naturalmente è stata una non festa. È cosa da poco, No, una festa, perché ti chiamano quando ti danno questa onorificenza. Ho dovuto andare a Sydney, no? Su un parco stupendo, del governatore, nella casa del governatore. Era una donna in quel periodo, e lì ti fanno una festa, c'è un concerto prima, poi ti chiamano uno per uno, ti raccontano le storie che hai fatto. Me l'ha dato perché ho promosso tanti autori che erano sconosciuti, musicisti italiani, per esempio Frescobaldi, i Gabrielli, Merolo, eccetera. Conoscevano Vivaldi, ma tutti gli altri grandi musicisti del 600, del 500, Monteverdi per esempio. E io li ho fatti conoscere organizzando questi festival. E poi ero insegnante all'università per 10 anni a Melbourne, e avrò potuto, attraverso la mia scuola, anche impostare gli esami di questi organisti, nei diplomi, preparandoli anche con la musica veneziana e italiana, soprattutto Frescobaldi, che era il mago dell'organo, Frescobaldi, nel 600, organista a San Pietro in Roma. Aveva in un concerto Frescobaldi 30.000 persone in quel tempo. Adesso ci sono 30.000 persone che ascoltano le grandi Beatles. E questa è una cosa che a volte non sappiamo il motivo, oppure, vabbè, tra virgolette, forse si può anche capire, però la musica è partita qua è iniziata quasi dal Veneto, da Venezia. Venezia ha dato i natali a molte forme musicali anche. Sì, vuoi vedere la prima toccata per organo l'ho incisa io? E 2 paginette stupende di Andrea Gabrielli. Prima incisione mondiale di Andrea Gabrielli, per tastiera. Meravigliosa. Non esisteva. Nessuna toccata prima, è la prima toccata è arrivato il messo il nome. Perché Bach ha imparato sicuramente anche. Bach conosceva tutti, conosceva Frescobaldi. Ma Bach anche Vivaldi. Bach e Vivaldi preso poco lo stesso periodo più o meno, ma lui, Bach, ha copiato 5 concerti di Vivaldi trascritti per organo, si li è trascritti lui, Bach ha trascritto. Famosi concerti, appunto, di Bach e Vivaldi. Bach e Vivaldi, sono bellissimi. Vedi, che bellissimi, lui se li è trascritti
per capire anche lo stile del concerto e come scrivevano gli italiani. Dopo lui è andato avanti per conto suo con quelle toccatone e fughe e tutto il resto, che per me manca il più grande genio che sia mai esistito per me. Bene. Per me, va bene. Caro Sergio De Pieri, il maestro di Farman Internazionale, per noi è stato un onore averti qui, siamo giunti un po' al termine di questa trasmissione. Poi hai parlato di musica con una simpatia, ma poi soprattutto con un'anima, una profondità meravigliosa. E questo è il messaggio, il tuo messaggio. Grazie Giorgio, grazie. No, grazie a te maestro di essere venuto qui a trovarci. Naturalmente so che avrai un appuntamento importante in Australia, che tornerai in Australia per i 25 anni, mi sembra, del tuo festival. Sì, e quindi faremo l'apertura con San Matteo's Passion di Bach. Capolavoro, la passione. Secondo San Matteo. Aprirai con questa... Sì, l'apertura del festival. Ah, bene. Del mio festival. Del tuo festival, verrai a parlare qui poi dopo. E pensa che faremo la chiusura nella cattedrale di Ballarat. Pianoforte e orchestra, la chiusura col secondo concerto di Beethoven per piano e orchestra. Pianista? Chi si chiama? Anthony Hallyday. Che è un australiano. Sì. Orchestra? E l'orchestra è l'orchestra di Melbourne. E l'apertura del concerto col nostro amico Paolo Tagliamento. Paolo Tagliamento. Col concerto che ha fatto a Vittorio Veneto. No. Concerto di Bruch, il numero 1, per violino e orchestra. Per violino. Che sono tutti i solisti di Radio Veneto 1. L'apertura del festival con lui. Fantastico. E la chiusura con Beethoven. Caro maestro Sergio, ci hai dato veramente delle grandi emozioni. Grazie. Ti ringraziamo ancora tantissimo. Naturalmente saluto tutti gli ascoltatori dagli studi di Radio Veneto 1, ancora un caro saluto e naturalmente spero di averti ancora grazie ancora qui. Giorgio, grazie. Il grande maestro Sergio De Pieri, un pezzo di storia dell'organo e ci ha portato in tutto il mondo grandi soddisfazioni. Grazie ancora a te. Ben trovati a voi tutti con una nuova puntata della terza pagina, l'Elzeviro della cultura di questa vostra emittente di informazione. Stiamo lavorando sodo per fare il possibile per tenere in vita la gran parte degli editori piccoli e medi, ma anche i più grandi che domani, se spariscono i medi e i piccoli, prenderanno il loro posto per logica conseguenza. Se il principio costituzionale del pluralismo non viene rispettato nei confronti dei medi e dei piccoli editori, ancora meno lo sarà per i più grossi. Probabilmente l'ultimo fastidio per chi sta lavorando contro la democrazia. Lo ha detto la massima autorità dello Stato, il Presidente della Repubblica, persona molto attenta, coltissima, che l'informazione è presidio di democrazia, e lo ha ribadito anche la settimana l'altra sulla Repubblica, il prestigioso quotidiano della carta stampata, che il pluralismo dell'informazione è valore per la democrazia. Può essere che la vela della Rea abbia smosso qualcosa. Non è giusto, tutti hanno diritto di esistere. Il nostro è un diritto acquisito, inviolabile in uno Stato di diritto. Per un editore continuare a fare il proprio lavoro di informare l'ambito locale è un diritto e un dovere. Parlate, fate girare questa notizia. È fondamentale l'apporto soprattutto del pubblico più qualificato come lo sono gli amanti, gli estimatori della cultura. Settore che non è messo
molto meglio, però dobbiamo dare atto al Ministro della Cultura, Dario Franceschini, di essersi mosso molto bene, merito al merito. Qualcosa ha iniziato a mutare, si è saputo imporre. Ci auguriamo almeno altrettanto dal Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, relativamente al DPR 146 del 2017, che andrebbe abrogato. E altrettanto va richiesta al senatore Giuseppe Moles, autorità politica con la delega all'editoria e all'informazione, per quanto riguarda l'abrogazione portata avanti per un decennio con fonti secondarie, DPR e decreti, che in nome della guerra agli sprechi all'editoria di fatto ha tolto qualsiasi contributo elettrico e telefonico, per le spese elettriche e telefoniche, alle piccole e medie imprese locali. Gli sprechi ci sono stati e ci sono ancora, e cospicui. Basta andare a controllare l'unica realtà che in regime di monopolio tutt'oggi riceve contributi pubblici per il sostegno all'editoria, con ben 17 decreti, nessuno dei quali convertito in legge, ha incassato circa 200 milioni di euro. Lo ha scritto nero su bianco il senatore Vito Crimi nel suo profilo social. Non mi permetterei altrimenti. Vadano ad appurare. Diano soddisfazione alla massima autorità dello Stato, il Presidente della Repubblica, con un DPR, un decreto, fonte secondaria come il 146-2017 per stare al tempo odierno, stanno violando il principio costituzionale del pluralismo dell'informazione. Dalle sagge parole del Presidente della Repubblica, stanno violando la democrazia, costringendo alla chiusura quasi 1 migliaio di bravi editori, mettendo sulla strada migliaia di lavoratori, da 4 a 6 mila, forse di più con l'indotto, e 1.000-1.500 giornalisti. E per dare concreta dimostrazione di quello che valgono le realtà dell'informazione locale, vi proponiamo una produzione di altissimo livello, una produzione esclusiva di tutti questi piccoli editori, protagonisti non solo della cultura e dell'informazione del territorio. Nel loro insieme, pur con mezzi limitati, sono in grado di competere con i protagonisti dell'informazione nazionale, e la dimostrazione pratica, reale, che meritano la tutela data dal principio costituzionale del pluralismo è la proposta di questa sera. Insieme, perché chi produce e mette in onda, e chi mette in onda, lavorano con la stessa passione, professionalità e indubbia qualità di lavoro. E per tutti voi il primo capolavoro della nostra orchestra filarmonica. Come vedrete e ascolterete, quasi 60 elementi, tutti professionisti di altissimo livello, che vi proporranno di Piotr Ilyich Tchaikovsky l'incantevole valzer dei fiori, dallo Schiaccianoci, a seguire un capolavoro quale il concerto per violino, solista un eccezionale talento, Paolo Tagliamento, e per finire un altro indiscutibile capolavoro, Capriccio Italiano, uno dei brani più difficili del repertorio mondiale. Dirige un grande maestro armeno, ma vive in Bulgaria, Vram Chivchan, prestigiosa bacchetta di scuola Karajan. Buon ascolto.
di Fritz Kreisler in imperiale austriaco su un tema di Franz Joseph Haydn.
Ebbene, mi sembra che ci siamo divertiti. Quest'ultimo brano è stato spettacolare, Capriccio Italiano è
meraviglioso, lo trovo meraviglioso come brano. Questa è l'emittenza locale, in grado di tenere il passo all'emittenza di ambito nazionale, perché questa serata è andata in onda in tutta Italia, in oltre 50 televisioni che operano nell'informazione locale. Una produzione fatta da una piccola realtà. Grazie al lavoro di tutti abbiamo informato anche il territorio nazionale. Perché no? È la dimostrazione che il nostro lavoro merita rispetto. I nostri dipendenti meritano di lavorare. Dateci una mano, dobbiamo farcela. Grazie e alla prossima puntata. Altro grande concerto. Grazie al vaccino l'Italia sta ripartendo. I vaccini contro il Covid-19 sono il risultato dell'impegno senza precedenti della comunità scientifica globale e hanno superato tutte le procedure di verifica della sicurezza. Dai fiducia alla comunità scientifica e fai il vaccino, anche la terza dose. Non siamo soli in questo universo. Con il vaccino vinciamo insieme, facciamolo per noi. Sono Giacomo e questa è una comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Benvenuti ad una nuova puntata del nostro ciclo dedicato al Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto. Ben ritrovata all'architetto Maria Cristina Scalet, direttrice del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto. Architetto, in questa puntata vedremo un po' il clou, possiamo dire, uno degli argomenti principali legati alla Grande Guerra, cioè come si combatteva, qual era anche un po' la vita dei soldati. Certamente, la nostra appassionata dottoressa Marta Covre ci parlerà in questo caso di un argomento molto consueto, ma anche qui si troveranno delle curiosità, perché i modi di combattere durante la Grande Guerra vanno dalle modalità più antiche, come l'uso di pugnali e baionette, fino alle armi più moderne e contemporanee, che poi avranno degli sviluppi ovviamente e purtroppo anche nel futuro durante la Seconda Guerra Mondiale. E quindi buon ascolto a questa particolare puntata. Stiamo parlando nelle puntate di questo nostro ciclo dedicato al Polo Museale di Vittorio Veneto e alla Grande Guerra di vari aspetti di questo conflitto e non potevamo perciò trascurare uno degli elementi centrali, anche se purtroppo tragici, vale a dire i combattimenti, che sono il fatto che caratterizzava la vita, l'esistenza dei soldati e delle truppe al fronte e poi di conseguenza poi su tutta l'organizzazione delle retrovie. Ecco, combattimenti atroci in questa grande guerra. Marta Covre, allora appunto questa prima guerra mondiale è una guerra peraltro particolare che fin quasi da subito assume delle caratteristiche diverse da tutti i conflitti che fino allora
erano avvenuti. Sì, esatto, con la Prima Guerra Mondiale cambia proprio il modo di affrontare la battaglia, di condurre la guerra. Infatti non ci si scontra più in campo aperto direttamente, non c'è più lo scontro tra i due schieramenti opposti. Ci si ritrova a combattere nelle trincee, in questi fossati scavati nel terreno, contrapposti con in mezzo la terra di nessuno, che poteva essere estesa per pochi metri come per chilometri. Quindi con l'avanzare dei mesi di guerra si cercano nuove armi per poter sbloccare questa situazione di stallo, ovviamente. Quella che veniva definita appunto una guerra di posizione, esatto. Che tra l'altro gli stessi comandi non prevedevano, poi a un certo punto, sappiamo un po' tutti, insomma ne vediamo le tracce anche sulle nostre montagne, lungo il Piave, sono state recuperate anche proprio in occasione del centenario queste trincee, e quindi a un certo punto lo scontro, per così dire, si blocca, si fossilizza, come diceva Marta Covre, tra due eserciti contrapposti che si fronteggiano, e l'obiettivo dei comandi è quello in qualche modo di appunto sbloccare questo stallo che alle volte dura per mesi, per anni persino. Sì, esatto, questo stallo sembra infinito, e quindi nel tentativo di sbloccarlo si introducono nuove armi, come ad esempio i gas tossici. Ce ne sono di diversi tipi, ce ne sono di starnutenti o lacrimogeni, che sono un po' quelli più innocui, possiamo dire, con gli effetti più limitati, e poi man mano se ne sviluppano di sempre peggiori, con effetti sempre maggiori, fino ad arrivare a quelli proprio letali. Il primo utilizzo dei gas tossici, contrariamente a quanto si crede, fu da parte dell'esercito francese nell'autunno del 1914, ma fu quasi un caso, una cosa imprevista, non era stata calcolata e non fu sviluppata ulteriormente, cosa che invece fece l'esercito tedesco, che visti gli effetti del gas lacrimogeno che era stato usato in quell'occasione, pensarono di sviluppare ulteriormente questa tecnologia. E il punto massimo di sviluppo ci fu il 22 maggio del 1915, quando ci fu la seconda battaglia di Ypres in Belgio, in cui i tedeschi usarono per la prima volta l'iprite, questo gas letale composto di cloro e zolfo, che appunto aprì un varco nelle linee francesi, uccidendo sul colpo circa 5.000 soldati. Ma i tedeschi stessi non erano preparati a un successo del genere, quindi non riuscirono a sfruttare questa temporanea superiorità, e diedero in qualche modo il tempo agli eserciti alleati di riorganizzarsi, insomma. Di tappare questa falla, possiamo dirlo, perché poi appunto dicevamo gas per sterminare le truppe avversarie e quindi rompere la resistenza di queste linee, ma poi c'erano forse quelli che conosciamo tutti anche nell'epica proprio della Grande Guerra, gli assalti, no? Le truppe a un certo punto uscivano dalla trincea e andavano alla conquista del fronte avversario, sento tante volte l'assalto alla baionetta, ma poi c'erano tante armi, alcune quasi, oggi ci viene da pensare quasi medievali, insomma. Sì, esatto, strettamente legati appunto ai gas tossici ci sono le mazze ferrate, di origine appunto molto antica, anche precedenti al Medioevo persino, che inizialmente venivano usate addirittura dagli stessi compagni dei soldati colpiti dai gas, per dare loro il colpo di grazia, per alleviare le loro sofferenze, e in modo un po' utilitaristico per non sprecare munizioni. Si utilizzava questo sistema che sembra barbaro, che è barbaro, per appunto raggiungere l'obiettivo senza sprecare preziose munizioni. Ma ovviamente queste armi erano usate anche durante gli attacchi, infatti dopo il lancio dei gas, una volta disperso l'effetto diciamo più immediato, e i soldati nemici dotati di maschere antigas per proteggersi dai residui andavano all'attacco, come è successo effettivamente a Caporetto. Una cosa che riguarda l'Italia, un attacco ai gas che riguarda proprio l'Italia. Infatti nell'ottobre del 1917 nella conca di Plezzo vennero lanciati circa 2000 proiettili al fosgene, che era un altro tipo di gas composto da ossido di carbonio, anch'esso letale, e che riportò un grande successo per i tedeschi, che appunto riuscirono a sfondare la linea italiana e, come sappiamo, poi a invadere il territorio italiano fino al Piave.
sì, deve essere anche delle scene davvero raccapriccianti, insomma, di queste trincee con questi gas che aleggiavano, questi cadaveri, appunto questi assalti per riuscire a sfondare le linee. E la guerra, come sempre, però è anche fonte di innovazione tecnologica, e proprio nella prima guerra mondiale viene, per così dire, usata su larga scala, utilizzata su larga scala, possiamo dire un'invenzione avvenuta pochi anni prima, l'aereo. Nella Grande Guerra debutta l'aviazione militare, proprio muove i suoi primi passi. Sì, esatto. Negli anni precedenti al primo conflitto mondiale c'erano già stati degli esperimenti con l'aviazione. Ad esempio l'Italia, nella guerra italo-turca, aveva già utilizzato l'aviazione, però a scopi diciamo di osservazione, non di attacco. Ed effettivamente questo valse anche per i primi anni di guerra. Si usava l'aviazione come supporto all'artiglieria per fornire informazioni precise sui dettagli. Infatti gli aviatori e gli osservatori proprio che salivano sugli aerei erano dotati di macchine fotografiche per scattare fotografie delle linee nemiche, oppure le macchine venivano attaccate sotto la carlinga dell'aereo in modo da poter riprendere verticalmente lo sviluppo delle linee difensive nemiche. Appunto per fornire un supporto all'artiglieria. Solo successivamente si pensò di utilizzare gli aerei come mezzo di bombardamento o anche per intraprendere duelli aerei con gli osservatori nemici. Il Museo della Battaglia conserva numerosi reperti legati all'aviazione, numerose parti di aerei, sia italiani che austro-ungarici, e una particolarità è la placca dello Spad 13 del maggiore Baracca, la placca a cui si agganciavano le cinture di sicurezza del pilota, che venne recuperata sul Montello all'indomani della sua caduta nel giugno del 1918. Sì, perché poi questo è il periodo degli assi dell'aviazione. Appunto abbiamo citato Francesco Baracca, ce n'erano molti altri, con questi combattimenti che forse, appunto, a differenza delle atrocità della trincea, conservavano ancora un loro codice cavalleresco in qualche modo, no? Del resto anche, appunto, i protagonisti erano spesso nobili, ufficiali, ovviamente piloti. Insomma, l'aviazione era un'arma d'élite in tutti i sensi. Sì, esatto. C'era ancora una concezione proprio di duello ottocentesco quando si parlava di aviazione, lo scontro tra due eroi dell'aria. Infatti quando un pilota veniva abbattuto gli avversari tributavano gli onori militari al momento della sepoltura, proprio per rendere onore al coraggio, alle imprese eroiche proprio di questi aviatori. Accompagnati poi anche da una grande fama, appunto, come i cavalieri veri e propri. Il Museo della Battaglia naturalmente conserva parecchi reperti, soprattutto anche riguardo alle armi, da quelle più comuni ad alcune molto curiose, molto particolari. Sì, esatto, al Museo della Battaglia è presente un oggetto particolare, una valvola del meccanismo lanciasiluri di un sommergibile austro-ungarico, l'U-20, affondato a largo di Caorle. I sommergibili sono un'altra delle innovazioni, dei grandi sviluppi, direi, della Grande Guerra, in particolare grazie alla Germania. La Germania è stata un po' il pioniere sempre di questi sviluppi. E fin dal 1915 la Germania infatti inizia una guerra sottomarina indiscriminata, che verrà poi dichiarata ufficialmente solo nel 17, ma già dai primissimi mesi di guerra comincia ad affondare anche le navi civili che tentano di raggiungere la Francia, la Gran Bretagna. E in particolare è famoso l'episodio dell'affondamento del transatlantico Lusitania, che trasportava appunto civili, tra i quali 123 americani, e questo fu proprio l'episodio che diede il via alla discussione negli Stati Uniti riguardo alla guerra, se entrare, con quali modalità, eccetera.
Sì, perché noi quando ci riferiamo alla Grande Guerra pensiamo sempre appunto agli scontri via terra, o forse, come abbiamo parlato, accennato poco fa, ai duelli aerei, ma ci fu anche una guerra per mare e alle volte sotto il mare, e alcune testimonianze si trovano anche proprio al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto. Grazie intanto a Marta Covre per averci parlato delle tecniche di combattimento della Prima Guerra Mondiale. Grazie a voi. E grazie a tutti voi anche da parte mia per averci seguito fin qui. L'appuntamento è con la prossima puntata del nostro ciclo dedicato al Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto. Dopo il 1866 iniziò la diaspora della gente veneta verso i continenti d'oltreoceano. Ma chi e cosa cagionò la fuga dalla terra tanto amata? L'unitarismo italico si rivelò il paradiso del burocrate di Stato, a discapito della gente comune. Scrissero sull'Arena di Verona: il governo italiano, a confronto dell'Austria, ha 3 volte tanto di regolamenti, 3 volte tanto di personale di pubblica sicurezza, di carabinieri. C'è anche una dichiarazione di Rustov, Wilhelm Rustov, che era un prussiano, però aveva indossato la camicia rossa con Garibaldi. E quando gli hanno chiesto un commento su Custoza, dà una spiegazione che in qualche modo interessa anche l'Italia. La dichiarazione è precisamente questa. L'amministrazione non è il forte dell'esercito e non è il forte dell'Italia. Enorme, lui sottolinea, è il numero delle persone assunte, ma la quantità non si traduce in efficienza. Ora, questo 1866 chissà se vale anche oggi. In Italia, nota ancora Rustov, è gigantesca la quantità di persone che desiderano campare a spese dello Stato, ma senza restituirgli i servigi per cui percepiscono uno stipendio. L'amministrazione militare e sociale cade facilmente nella confusione e nel disordine. Cambiato qualcosa? Iniziò il calvario della gente veneta, segnato da un'esorbitante pressione fiscale, lunghissimi servizi militari obbligatori, fame, miseria, disperazione. Sotto il nuovo Stato italiano la tassazione divenne molto, ma molto più pesante nel Veneto da come era precedentemente. Altre semplici ragioni pratiche per avvalorare il tutto. Quando l'Italia divenne un paese unito, il governo fece fronte a consistenti spese per cercare di costruire nuove infrastrutture, come ad esempio le ferrovie per unire le diverse parti d'Italia. Inoltre, spese moltissimo per le armi e la flotta e spese enormi somme di denaro per reprimere coloro che ancora resistevano all'unità in questa parte d'Italia. La guerra del 1866 fu estremamente costosa, quindi quando il territorio veneto divenne parte del nuovo Stato italiano, divenne parte in realtà di uno Stato in bancarotta. Subito dopo l'annessione, ecco il manifestarsi di episodi di dissenso nei confronti del nuovo regime, che comporta una grave crisi sociale dovuto all'inizio subito di un fortissimo aumento della tassazione, dello spirito anticattolico che il nuovo governo mette subito in campo, tanto è vero che avviene questo fenomeno
duplice fenomeno. Da un lato la popolazione veronese diserta, non partecipa assolutamente alle più importanti feste, diciamo così, che il nuovo Stato introduce, come quella del 2 giugno, che è la festa dello Statuto Albertino. A Verona e nei paesi dove viene celebrata la festa viene completamente disertata dalla popolazione, e dall'altro lato per reazione invece si partecipa in massa alle processioni cattoliche che caratterizzavano la vita, diciamo così, cultuale dei cittadini. Ad esempio la più importante è quella del Corpus Domini. La reazione da parte dei sabaudi è nel cercare di limitare il più possibile queste processioni, che ovviamente comprendono essere motivo di dissenso, addirittura sopprimendone alcune, sfruttando anche i pretesti i più così inventivi, come quello della diffusione del colera, per impedire la diffusione del colera, o addirittura sopprimendole d'ufficio, come una delle più importanti a Verona, che era la processione dedicata al copatrono San Pietro Martire. I fatti sono documentati da Federico Buzzini nella Battaglia del Corpus Domini. È il 20 giugno 1867, quando i borghesi di fede liberale, ex garibaldini e gruppi di massoni, tentano di bloccare la processione religiosa di Verona e poi l'assaltano, mentre prefetto, questore e carabinieri sono conniventi e restano inerti a guardare. Sono organizzate spedizioni punitive contro i fedeli, una carrozza a cavalli cerca di travolgere il corteo, l'officiante è scaraventato a terra, si spara sulla folla, lasciando sul terreno parecchi morti e feriti, mentre altri facinorosi rovesciano da alcune finestre acqua e pece bollente. Si scatena la guerriglia urbana, i fedeli, in gran parte contadini veneti e cattolici, malmenano gli aggressori con le aste processionali. Per tutto il 1867 la campagna veronese è contraddistinta da una serie di insorgenze nei confronti, diciamo così, della nuova elite filosabauda. Quasi tutti i paesi più importanti del centro, della bassa pianura, Terrazzo, San Giovanni Lupatoto, Cerea, sono contraddistinti da questi atturpamenti di contadini, i quali vogliono, spesso al grido di viva l'Austria, viva la religione, abbasso i luterani, vogliono in qualche modo recuperare, diciamo così, una situazione che ormai però purtroppo è perduta. Gli austriaci dimostrarono di possedere un forte senso di buon governo, di diritti individuali, e cercarono di nutrire l'economia a beneficio della popolazione. L'idea di uno Stato veneto trattato alla stregua di una mucca da mungere per essere intensamente sfruttata è un'idea completamente sbagliata. Ciò è vero per Napoleone, ma non lo può essere per quanto concerne gli Asburgo. Non era il metodo utilizzato dagli austriaci. Non tenevano questo comportamento in nessuna parte del loro impero. Nel periodo post-unitario, il nostro contado compone varie filastrocche che denigravano l'Italia, l'occupante italiano e i Savoia. Cosamarco comandava, se disnava e se senava. Coe cara libertà, sa disnà, no sa senà. Coe casa de Lorena, no se disna e no se sena. Viva a casa de Savoia, che ne fa patir na fame troia. Si diffuse l'endemico morbo della pellagra, un male che affliggeva la pianura padano-veneta con un'intensità mai vista. Questo flagello dei poveri pareva un contagio, ma era solo l'esito della denutrizione e della scarsità di igiene e cura personale, esiti del tracollo dell'economia agricola. Le insostenibili condizioni di vita introdotte dall'Italia unita inflissero il peggior castigo per i veneti. Lo Stato espropriava ogni bene di chi, privato di mezzi di sostentamento, non poteva soddisfare il fisco. La soluzione italiana fu la deportazione di massa. Agenzie a carattere speculativo spalleggiate dal governo svuotavano interi paesi, sindaco e parroco in testa, per mandarne gli abitanti a popolare i continenti lontani. Furono composti versi in Veneto pieni di dolore inconsolabile per le umiliazioni subite dal popolo e di odio per il nuovo Stato, avvertito come un padrone crudele, sordo, spietato. Dalla penna del veronese Berto Barbarani scorse la poesia più vivida. Come in un quadro struggente, egli pennella l'agonia della nostra gente, stritolata dal Regno d'Italia, costretta a perdere tutto. Ecco il suo componimento, I va in Merica.
fulminati da un fraco de tempesta, l'erba dei pre parna a metà passia, brusa le vigne dalla malattia che non lassa i vilani mai depesta, ipotecato tutto quel che resta, col frumento che vanna carestia, ogni paese ga e a sua angonia, e le famiglie un pelagroso a testa. Crepà la vacca che la dadea il formaggio, morta la donna a partorir una fiola, protestale cambiale dal nodaro una festa seradi in osteria. Con gran pugno battù sopra la tola, porca Italia, i biastema, andemo via! E se conta infra tutti, in quanti sio, appena diese che può fare strapasso. Il resto donne coi putini in brasso, il resto veci coi puteletti ad rio, ma a star qua no se magna no, pardio. Bisognerà pur far sto gran passo. Se l'inverno e ne capita col giasso, porino altri e ne fa un desio. Drento l'ottobre carghi de fagotti, dopo aver dito mal di tutti i siori, dopo aver fusiato 3-4 gotti, coi a testa sbarlota, imbriagata, i sedà du struconi in tradeori, e tontonando i ciappa sulla strada. Una pulizia etnica chiamata emigrazione. Una cosa da sottolineare è il fatto che ci siano ancora 7 milioni di persone che parlano veneto, cosiddetto dialetto, e molte volte erroneamente denominato taglian, in Brasile. Ciò indica quanto vasto sia stato il numero di persone che lasciano questa parte d'Italia per cercare una vita nuova e migliore nel nuovo mondo. E credo che sia un fenomeno che non possiamo tralasciare, perché queste persone non lasciarono il Veneto per ricercare una brillante prospettiva di vita, ma bensì costrette a prendere questa decisione a causa dell'incredibile povertà nella quale si trovavano. E questa povertà ci porta direttamente all'unificazione. Beh, gli storici ne avranno da discutere. Perché è lampante che prima dell'unificazione non ci fosse stato alcun fenomeno di immigrazione. E penso sia ragionevole trarre chiare conclusioni da questo semplice fatto. Alla nostra regione spettò un triste primato, quello della più alta percentuale di emigranti, tra tutti i territori che in quel torno di anni ebbero la sventura di vegetare, all'ombra del tricolore.
Grazie al vaccino l'Italia sta ripartendo. I vaccini contro il Covid-19 sono il risultato dell'impegno senza precedenti della comunità scientifica globale e hanno superato tutte le procedure di verifica della sicurezza. Dai fiducia alla comunità scientifica e fai il vaccino, anche la terza dose. Non siamo soli in questo universo. Con il vaccino vinciamo insieme, facciamolo per noi. Sono Giacomo e questa è una comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Siamo nel pieno del centenario della Grande Guerra, della Prima Guerra Mondiale, con quegli avvenimenti che un secolo fa coinvolsero proprio il nostro territorio, l'attuale provincia di Treviso, il Veneto, la disfatta di Caporetto, la battaglia di Arresto sul Piave, i combattimenti sul Monte Grappa, sul Montello e poi la controffensiva vittoriosa. I sacrifici dei soldati nelle trincee, ma anche le sofferenze della popolazione civile nell'Alta Marca occupata nel 1917 dagli austro-ungarici e nei paesi del resto della provincia diventati prima retrovia del fronte. Vogliamo raccontarvi questa pagina di storia, le sue conseguenze, attraverso il racconto di una delle prime e più importanti, più prestigiose strutture espositive dedicate a questi eventi, il Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto. Un racconto in 10 speciali che seguirà anche un progetto che il Polo Museale sta portando avanti con alcune giovani ricercatrici, alcune giovani volontarie nell'ambito del servizio civile nazionale. E ad illustrarci proprio questo progetto abbiamo con noi la direttrice del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, l'architetto Maria Cristina Scaletta. Buongiorno. Buongiorno. Allora, direttrice, abbiamo detto un progetto che unisce il Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto ai giovani. Certo, è stato un po' un tentativo vittorioso, per fortuna. Siamo stati classificati 12esimi nella regione del Veneto per un progetto culturale legato al servizio civile nazionale. Il bando è partito nel 2015 con la collaborazione della cooperativa Insieme si può e ovviamente l'ufficio del comune di Vittorio Veneto, con l'assessore Barbara Denardi come capofila di questo progetto, per costruire un progetto legato al polo culturale, al polo museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto, che comprende non solo il territorio ma soprattutto le due grandi sedi museali del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto e un meno noto ma straordinario edificio, Palazzo Minucci De Carlo, che è una fondazione museale dove ci sono contenute non solo opere d'arte ma anche i ricordi di un eroe della Grande Guerra, una medaglia d'oro al valor militare di cui sentiremo parlare. Questo progetto è stato inviato per la classificazione al servizio civile nazionale, appunto si è classificato 12esimo nella regione del Veneto e noi avevamo previsto la possibilità di
avere al nostro servizio per un anno 3 volontari del servizio civile che sono stati selezionati, e abbiamo avuto veramente la fortuna di trovare 3 persone di grandissima volontà e qualità, che stanno lavorando all'interno del museo con diverse tematiche, perché una parte è quella legata alla promozione del museo e la sua valorizzazione del polo museale attraverso la partnership appunto sia con la Fondazione Minucci sia con Radio Veneto 1, che ci dà gli spazi e ci concede la possibilità di promuovere il progetto. Poi c'è dietro le quinte in qualche modo anche un lavoro molto interessante e importante di catalogazione del ricchissimo patrimonio documentale e fotografico e testimoniale che è custodito all'interno del Museo della Battaglia e anche all'interno di Palazzo Minucci. Quindi un'opera di valorizzazione e anche di conservazione dei tanti materiali di cui il Museo della Battaglia e l'intero polo museale dispongono. Certamente, perché se una parte è esposta e quindi visibile al pubblico durante gli orari di apertura sia del museo che di Palazzo Minucci, tantissimo è il dietro le quinte, cioè quello che è custodito invece nei depositi, e la volontà del museo, del polo museale, è proprio quello di poterlo mettere a disposizione sia attraverso una riscoperta e una pubblicità attraverso questi canali, ma anche attraverso la loro scansione, digitalizzazione e pubblicazione sui siti istituzionali. Tra l'altro sono 3 ragazze, 3 giovani laureate, sono state selezionate per questo progetto, e quindi poi anche una esperienza formativa per loro legata ai loro studi, al loro curriculum di studi. Esattamente, ovviamente nel bando avevamo messo delle caratteristiche formative che dovevano avere le persone selezionate, perché è un tipo di prodotto abbastanza specifico e particolare, e sono state selezionate queste 3 dottoresse, ciascuna in un ambito comunque legato sia al tema della conservazione dei beni culturali che della promozione turistica, quindi sono lauree specifiche di queste 3 dottoresse, sono la dottoressa Marta Covre, la dottoressa Martina Dorigo e la dottoressa Francesca Daros, che all'interno del museo, con un orario 30 ore settimanali di frequentazione dell'ufficio del museo e di Palazzo Minucci, stanno lavorando sulle azioni che sono parte integrante appunto di questo progetto. Per loro è sicuramente un grande strumento formativo per un prossimo lavoro. E le conosceremo poi nel corso di questi nostri speciali, perché saranno proprio loro a raccontarci alcuni degli aspetti del polo museale, ma anche poi delle vicende che i musei vittoriesi presentano e illustrano al pubblico. Un'esperienza, direttrice Scaletta, che magari si potrebbe ripetere, proprio insomma sappiamo bene anche delle difficoltà delle amministrazioni locali e delle strutture che da loro dipendono, anche con il personale, quindi un progetto che si potrebbe rinnovare. Assolutamente, sarebbe auspicabile. Abbiamo provato anche con l'anno 2016 per il 2017 a costruire un progetto di questo tipo, sempre legato comunque al tema un po' più allargato sul territorio delle celebrazioni del centenario della Grande Guerra, perché è un anno che vedrà veramente questo territorio come aggregatore di tantissime richieste di visita e di conoscenza di questa tematica, e come diceva lei, il tema delle carenze di personale, ma anche di possibilità di assumere nuovo personale, fanno sì che questi siano progetti interessantissimi. Tra l'altro noi utilizziamo anche il tema dell'alternanza scuola-lavoro, fatta invece in questo caso con le scuole superiori o con le università, per avere a disposizione personale giovane, che è fondamentale per questo tipo di attività, di questo tipo di lavoro, sia appunto a progetto la ricchezza di questi giovani che possono apportare è sempre per noi una grandissima risorsa.
certamente anche nuove idee, nuovi punti di vista e di visuale, anche in un tema insomma storico come quello della Grande Guerra. Peraltro il Museo della Battaglia e il Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto hanno svariate iniziative proprio legate al centenario. Insomma, questo non è l'unico progetto naturalmente che avete in cantiere. No, abbiamo fin da subito, dalla riapertura del museo, sentirete appunto che ha subito un importante intervento di restauro, dalla riapertura ha proprio dato un programma non solo e non tanto importante di visita al museo stesso, dove abbiamo veramente una grandissima risposta delle scuole in particolare, ma anche parallelamente, visto che è stato restaurato e recuperato anche una grande aula affrescata all'interno del museo per convegni e conferenze legate al tema della Grande Guerra, abbiamo un ciclo di eventi che abbiamo calcolato l'anno scorso in una 50, quindi quasi uno alla settimana di media, di promozione del tema, della tematica, attraverso spettacoli, conferenze, presentazioni di libri, qualsiasi cosa che potesse declinare il tema della Grande Guerra. E allora andiamo a conoscere un po' meglio, un po' più di dentro, il Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto e le sue ricchezze. Grazie intanto alla direttrice del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, l'architetto Maria Cristina Scaletta. Grazie. Cari ascoltatori, e dagli studi di Radio Veneto 1 abbiamo un ospite di grande valore. Andrea Vettoretti, chitarrista, compositore, e nel panorama, tra l'altro, non solo italiano ma europeo, anche nel mondo, ormai è un personaggio consolidato. Quindi un vero onore, caro Andrea Vettoretti, averti qui negli studi di Radio Veneto 1. So che ci porti delle notizie interessanti, non solo dall'Italia, ma soprattutto perché torni da una tournée fantastica, addirittura a Londra, in tutta Europa, no? Sì, abbiamo svolto questo tour, Wonderland Tour, in Europa. Abbiamo fatto alcune tappe sia in Spagna, in Francia, in Inghilterra, come dicevi, a Londra. È stato bellissimo suonare al King's Place, quindi un auditorio molto importante a livello europeo, e poi siamo rientrati in Italia. Abbiamo suonato a Modena, a Torino, in alcune città italiane, per poi ritornare a Treviso, dove faremo questo primo concerto dell'anno proprio venerdì prossimo alle 20:30 all'Auditorium di Silea. Beh, quindi insomma il pubblico trevigiano ti aspetta poi tra l'altro le tue performance, insomma, e con dei grandi successi internazionali, quindi sicuramente sarà numeroso. E ci puoi un attimo spiegare questo concerto esattamente, poi che hai molti anche collaboratori, sì. Tra l'altro ti presenti naturalmente come chitarrista ormai di fama internazionale, ma anche come compositore, e tra l'altro mi sembra che questo è un tuo soggetto anche in qualche modo, no? Sì, parte tutto da quello che chiamiamo concept album, ovvero un'idea che parte da un libro, in questo caso, che è un libro di Lewis Carroll, che è un libro che magari l'autore non ce lo ricordiamo tutti, ma il libro sì, che è quello di Alice nel Paese delle Meraviglie. Ed è un libro che tutti più o meno nell'infanzia abbiamo letto, ce lo siamo fatti leggere dai genitori, o abbiamo visto anche nelle rappresentazioni cinematografiche, come ad esempio quella più celebre di Tim Burton, Alice in Wonderland, o quella di Disney che appunto negli anni fu
fatta negli anni 70, se non sbaglio. Certo, e da lì parte la storia musicale, cioè un riprendere attraverso la musica l'identità di tutti i personaggi, dal cappellaio matto fino ad arrivare alla regina rossa, la regina bianca, e attraverso un'identità diversa di Alice, cioè un'Alice adulta, un'Alice più underground, un'Alice che è chiusa nel mondo delle meraviglie da troppo tempo, e questo ha causato in qualche maniera una sua pazzia. Quindi è un'Alice diversa da quella che abbiamo nell'immaginario collettivo, e che chiacchiera con il gatto invisibile, ma anche con altri personaggi che magari invisibili non erano nella storia, ma che lo diventano nella testa di Alice, che in qualche maniera si interroga sull'universo e sulla sua identità di personaggio reale o irreale, quindi resta anche questo punto interrogativo. Beh, interessante, poi la fantasia che fai galoppare nei mondi più fantastici, e Andrea Vettoretti ci riesci in pieno perché sei un grande artista, quindi fai provare queste emozioni così forti. No, poi tra l'altro qui devo dire che hai questa tua produzione che è molto interessante, e vorrei anche far vedere non solo agli ascoltatori che ci ascoltano in via radiofonica, ma anche pensiamo anche in presenza visiva con il canale video, e che appunto il tuo tra l'altro un LP, quindi ritorniamo un po' ai vecchi tempi, assolutamente, che è Wonderland, non so, possiamo inquadrarlo, e anche il CD che hai prodotto. Certamente. E queste sono le musiche che in questo concerto che avverrà appunto venerdì. Sì, da qui parte tutto. L'idea del vinile naturalmente, come sappiamo adesso, c'è stato un grande ritorno al vinile, un po' per riprendersi anche il tempo dell'ascolto. Si unisce ovviamente a tutti i canali digitali che conosciamo molto bene, che possiamo trovare facilmente, ma anche per chi appunto vuole riprendersi, come dicevo, il tempo per ascoltare il disco, avere anche un oggetto a casa, un'identità diversa, un modo diverso di ascoltare la musica, che credo sia parallelo al digitale, non è che l'uno toglie l'altro. Io ascolto veramente con grande piacere il vinile, ma anche il digitale quotidianamente. E in questo concerto sono anche dei tuoi artisti? Ci sono degli artisti che io amo molto e con cui abbiamo fatto un percorso artistico importante. C'è Riviera Lazzari, è la mia violoncellista, che ha suonato molto a lungo anche con Ludovico Einaudi, quindi è una grande esperienza internazionale. C'è Fabio Battistelli, un clarinettista che è docente al Conservatorio di Firenze. Abbiamo Max Trabucco alle percussioni, che arriva dal jazz, quindi ha dato anche un tocco diverso ad una tipologia di musica che poi alla fine io ho in qualche maniera incluso in un genere che ho chiamato New Classical World, e questo genere è il frutto di un'idea, se vuoi, che io ritengo abbastanza nuova, che include un nuovo modo di vedere la musica classica con un'identità world, ma quella nella quale nasce il world, cioè parte un po' da un'identità anticonformista, cioè l'idea di non essere incluso in nessun genere, ma attingere da tutti i generi in qualche maniera. Quindi è più un'inclusione, non un'esclusione in questo senso, e nella mia musica cerco di farlo. Fantastico, lei Andrea Vettoretti proprio è un vulcano, lì fuori proprio lava vulcanica infinita, e energia veramente pura, anche perché sai, insomma, hai idee così proprio a profusione, che tra l'altro tu porti il mondo della chitarra classica appunto del futuro, lo proietti nel futuro. Tra l'altro mi dicevi che la tua chitarra hai anche inventato qualcosa di, cioè una novità, insomma. Sì, se vuoi spiegare un attimo anche lì si parte sempre da un'idea tradizionale, dove cerchiamo di metterci dell'innovazione, e questa è una cosa che mi piace molto. Sappiamo infatti i limiti anche acustici, no, della chitarra. Assolutamente, e per ovviare a questa problematica, per poter suonare con
con strumenti insomma di una certa intensità acustica, e poterci esibire anche in situazioni esterne, quindi all'aperto piuttosto che in teatri molto grandi. Abbiamo trovato con la tecnologia che fortunatamente a cui possiamo accedere oggi, un'amplificazione da inserire all'interno di uno strumento assolutamente tradizionale, che è uno strumento di liuteria che mi ha costruito il maestro Enzo Guido, che è qui nel Veneto, a Venezia, e attraverso un'amplificazione leggerissima, pesa qualche grammo, con una nuova tecnologia, un microfono americano di nuova concezione, abbiamo amplificato sostanzialmente uno strumento classico, mantenendo una qualità dello strumento e quindi la sonorità che distingue, come sai, nel mondo della classica un artista. Quindi il problema era anche questo, no? Non solo avere uno strumento che si potesse amplificare, questo è semplice, ma avere uno strumento che amplificasse anche l'identità dell'artista. Andrea Vettoretti è veramente interessante, quindi potremo vedere, perché no, Andrea Vettoretti all'Arena di Verona. Ma assolutamente no? si può impensabile per una fare. chitarra, perché sappiamo i limiti che ha questo strumento, no? Assolutamente. Questo è veramente una cosa interessante. Ecco, quindi dagli studi di Radio Veneto 1 una novità di Andrea Vettoretti, veramente uno scoop interessantissimo. Bene, per concludere, allora, tra l'altro, prima di chiudere, anzi, importantissimo, tu sei attivo anche nel campo anche della solidarietà, quindi usi anche in maniera positiva l'arte, la musica. Cerco di farlo questa notizia interessante che è uscita anche alla Repubblica, mi sembra. Sì, è uscito un po' ovunque la notizia di una campagna di cui io sono testimonial, di un'associazione, di un onlus anzi, che si chiama Dokita, che opera in 12 paesi nel mondo, e questa campagna si chiama Tutti Uguali ed si caratterizza per l'aiuto ai bambini disabili, e quindi è veramente una situazione che io sto portando avanti da alcuni anni, in questo caso sulla disabilità dei bambini, ma anche sull'educazione musicale, che ovviamente mi sta molto a cuore. Quindi abbiamo 2 progetti. Il primo si chiama Music Care, che è basato appunto sul far studiare i bambini che non potrebbero farlo altrimenti, e quindi diciamo anche fargli vivere un sogno che noi magari facciamo quotidianamente, fare ai nostri figli, ai nostri bambini, ma che in altri paesi non è possibile, e quello ovviamente più delicato, importantissimo, della disabilità dei bambini, e l'aiuto per questi bimbi, che è fondamentale. Si può fare un piccolissimo gesto, un SMS. Diamo di fatti il numero. Diamo il numero, chi fa il numero 45582 è un numero che possiamo fare con un qualsiasi telefono, e ci saranno appunto addebitati un paio di euro che andranno a beneficio di questa onlus, che è serissima e su cui metto la faccia, perché sono andato a visitare dove appunto operano questi favolosi addetti di Dokita. Bene, complimenti. Bravissimo. Andrea Vettoretti, è un onore averti qui, e ci hai portato veramente delle notizie di grande rilievo e importante. Ti aspettiamo ancora presto per ulteriori, perché penso Molto che tu volentieri. non ti fermi, sarebbe che non ti fermi, quindi porti il messaggio anche dalla musica. C'è un artista nostrano, trevigiano, che sta portando e fa onore in tutto il mondo, e quindi diamo ancora un attimo l'annuncio del concerto. Certamente, ci vediamo venerdì 18 gennaio alle ore 20:30 all'Auditorium di Silea. Noi saremo lì con Wonderland e vi aspettiamo. E concludo anche dicendo che stiamo anche in sottofondo ascoltando la musica di Andrea Vettoretti, che sono tue composizioni. Vedo qui sono 12 brani che 12 brani originali, originali, quindi ecco, le ascolterete qualche pezzo. Naturalmente, se poi andate al concerto venerdì, sentirete dal vivo la produzione di Andrea Vettoretti. Bene, grazie ancora Andrea di essere stato qui negli studi di Radio Veneto 1. Grazie a voi. È un onore, e ci sentiamo presto con altre notizie importanti. Assolutamente. Grazie ancora a tutti.
Grazie al vaccino l'Italia sta ripartendo. I vaccini contro il Covid-19 sono il risultato dell'impegno senza precedenti della comunità scientifica globale e hanno superato tutte le procedure di verifica della sicurezza. Dai fiducia alla comunità scientifica e fai il vaccino, anche la terza dose. Non siamo soli in questo universo. Con il vaccino vinciamo insieme, facciamolo per noi. Sono Giacomo e questa è una comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Vi ringrazio per essere qua alla serata organizzata e voluta da Raiso Veneto e dal Comitato 1866. Questa sarà una serata prettamente culturale e storica. Vogliamo cercare di fare un po' di chiarezza su una pagina di storia molto importante, determinante per noi veneti, che è appunto l'annessione del Veneto all'Italia avvenuta nel 1866 grazie a un referendum. Le popolazioni al tempo erano state chiamate a votare se volevano o meno essere annessi all'Italia. Questa è una cosa che è avvenuta in modo alquanto strano e questa sera appunto cercheremo di fare un po' di luce, fare un po' di chiarezza. Ilaria la chiama operazione verità. Appunto noi cerchiamo di fare verità, di dirvi quello che è realmente successo in quell'anno. Quindi questa sera abbiamo 4 relatori importantissimi per questo tema. Il primo a parlare sarà Ettore Beggiato. Ettore ha fatto notevoli ricerche storiche, ha scritto molti libri sul tema e è uno dei principali conoscenti della materia su quello che è successo in quel tempo. Quindi lascio la parola a lui, vi ringrazio ancora, vi auguro una buona serata e spero vi piacerà. Sì, buonasera a tutti e un grazie veramente di cuore agli amici di Raize Venete e in particolare all'amico Mattia per l'organizzazione di questa serata. Mi torno sempre volentieri a Rovigo, mi arrivo dalla provincia di Vicenza, forse si capisce. E questa è una sede assolutamente prestigiosa. Permettimi, proprio perché mi credo di aver parlato in questa sede forse la prima volta negli anni 80, anzi sicuramente negli anni 80, e assieme a me che c'era un grandissimo personaggio, che c'era il professor Flaminio De Poli, che penso tanti di voi altri conosceva e stimava, una figura veramente straordinaria, quindi ecco, mi vorrei iniziare questa serata ricordando la figura del professore Flaminio De Poli, perché le sta veramente un precursore per certi aspetti. I suoi libri, ricordo i suoi volumenti Il Veneto, i Veneti e Via da Roma, nei quali noi altri giovani appassionati di storia e di cultura veneta sta il nostro prezioso riferimento, quindi un grazie veramente al professore Flaminio Del Poli. Il tema di stasera è sicuramente molto interessante, vedevo di affrontarlo partendo un po' dal contesto storico col quale si arriva al plebiscito del 21-22 ottobre 1866. Siamo naturalmente nel 1866, terza guerra di indipendenza, viene scatenata dai Savoia, alleati della Prussia in funzione austriaca, anti-asburgica. Con la seconda guerra di indipendenza in pratica c'era stata annessa al regno di Sardegna tutta la Lombardia ad eccezione di Mantova, e quindi i Savoia e Cavour, che nel frattempo Vittorio Emanuele c'era diventato Vittorio Emanuele II re d'Italia, che nel 1861
nasce il 17 marzo il Regno d'Italia. E già su questo permettimi una piccola sottolineatura, perché sicuramente qualcuno dice ma come? Stanno, se dovrei ricordare, i 150 anni dell'annessione del Veneto d'Italia, ma l'Italia non c'era stata fatta nel 1861. Certo che sì, però non c'era stata fatta coinvolgendo i Veneti, quindi l'unità d'Italia è stata fatta non nel nostro nome. E quando in occasione del 150° anniversario è stato fatto tutte quelle manifestazioni sui quali sarebbe interessante sapere quanti soldi che già stati spesi nel 2011, fondamentalmente c'è un falso storico, o meglio, è assolutamente un falso storico, perché nel 1861 nasce il Regno d'Italia, però i Veneti non c'è, e non c'è neanche tanta altra brava gente, non c'è i Trentini, non c'è i Tirolesi. Mancava perfino Roma, pensate un po'. Nel 1861 Roma non fa parte del Regno d'Italia. Però ha cercato disperatamente di farmi credere che nel 2011 che sta ai 150 anni di unità, non nel nostro nome. Il Veneto entra nel 1866. Dicevo allora, Savoia e Prussia fa questa alleanza in funzione anti-austriaca, se arriva alla guerra, e l'Austria si è costretta a mantenere due fronti, quello nord con la Prussia e quello sud con l'Italia, e quindi si arriva alla prima battaglia costosa il 24 giugno 1886. L'esercito affronta questa battaglia molto baldanzoso e sicuro di sé, perché c'era una schiacciante superiorità sia come mezzi che come uomini. Fatto sta la classica rivalità, un po' di incapacità e tutto il resto, fatto sta che però l'Italia subisce una prima sconfitta. A Custoza, nonostante il pronostico a favore, l'Italia viene pesantemente sconfitta dall'esercito asburgico. Nel frattempo però, il 3 luglio 1866, che è la battaglia che è decisiva per le sorti complessive della guerra. Cioè a Sadova se affronta l'esercito prussiano e l'esercito austriaco. L'esercito prussiano sbaradia letteralmente l'esercito austriaco, e quindi l'Austria con i prussiani quasi che sta per arrivare quasi a Vienna chiede l'armistizio. Savoia si rifiuta di sentarsi attorno a una cosa subito dopo la sconfitta di Custoza, perché dice non avevo carte sufficienti da giocare, e allora tenta disperatamente la rivincita per mare, anche qua convintissimi che sia poco più che una passeggiata, sia perché l'Austria non aveva mai avuto grandi tradizioni a livello navale, sia perché il giovane Regno d'Italia che aveva investito moltissimo sulla marina. La marina che era la fusione delle preesistenti marine, quindi marina sarda e marina siciliana soprattutto. Noi fa i conti, quando si sta preparando con un personaggio che si chiama Persano a capo della marina tricolore, che è quasi vero che l'Austria non ha grandi tradizioni marinaresche, ma però dopo il 1797 e dopo la caduta di Napoleone, in pratica quello che restava della marina della Veneta Serenissima Repubblica era passato sotto l'Austria. Prova ne sia che fino al 1848 la denominazione ufficiale della marina austriaca è Imperial Regia Veneta Marina, che addirittura gli austriaci riconosce questo concetto, perché il Veneto era la lingua ufficiale a bordo, perché Veneti, Istriani e Dalmati c'era la stragrande maggioranza dei marinai, e perché l'aria, il sentimento che si respirava era della Serenissima. L'Austria addirittura in alcune battaglie usa anche la bandiera con il leone di San Marco. Quindi si arriva al 20 luglio a Lissa e praticamente
italiani siamo ancora una volta convinti di fare una passeggiata, e invece viene clamorosamente sconfitti dalla Marina, quella Marina che tanti storici ancora adesso chiama Austro-Veneta. La tradizione dice che alla fine della battaglia il marinaio butta per aria il cappello e dice viva San Marco, e il telegramma del Tegethoff che manda a Vienna è emblematico di questa battaglia, perché dice uomini di ferro su navi di legno hanno sconfitto uomini di legno su navi di ferro, perché questa è la fotografia della battaglia. Gli uomini di ferro naturalmente erano veneti, istriani e dalmati, e anche i vostri fradei, perché sul mio libro che ho stampato su Lissa, l'ultima vittoria del Serenissima, nella quale ripropongo, perché sui miei libri scrivo relativamente poco, però ripropongo testi inattaccabili, cioè puoi contestarmi l'impostazione di questo libro. Difatti qualche prestigioso giornalista italiano come Gian Antonio Stella mi ha bacchettato abbastanza pesantemente, però sicuramente non puoi contestarmi l'elenco delle medaglie d'oro e d'argento di quella battaglia. Allora sull'elenco delle medaglie d'argento, per esempio, senza andare tanto distante, mi trovo, medaglia d'argento di prima classe, mi trovo un certo Paolo Pregnolato di Loreo, che tutti voi altri sapete cosa immagino, Gaetano Ravagnan di Donada, Pregnolato Domenico di Contarina, e tanti altri, e diversi altri, oltre naturalmente alla grande maggioranza di Ciosotti, da Pestrina, eccetera, eccetera. Però che c'era diversi che prende la medaglia d'argento fra dei vostri, Fiori del Polese. Ecco, sarebbe interessante ricordare ai democratici, che ricorda tanto i protagonisti di tutte le guerre combattute sotto i Savoia, che non esiste Veneti di Serie A e Veneti di Serie B. Non c'è i Veneti di Serie A che va a ricordare solo perché combatteva con i Savoia, e i Veneti di Serie B che va letteralmente a smentegare in una maniera indecente solo perché combatteva con l'imperatore d'Austria. Perché questi che prende le medaglie vuol dire che ha onorato il suo ruolo. Allora questa gente qua va a ricordare come tutti gli altri, questi veneti che, ripeto, hanno onorato la sua divisa. Comunque torniamo alla terza guerra d'indipendenza. Dopo la battaglia di Lissa, che è un po' la scaramuccia di Bezzecca, che anche qua la propaganda italiana dipinge come una grande vittoria, invece fondamentalmente è una scaramuccia che se puoi considerarla un pareggio fra gli italiani e gli austriaci. E comunque l'Austria continua a chiedere, e anche la Francia, che faceva da garante, continua a chiedere la pace, e quindi si arriva alla pace il 3 ottobre 1866. E questo è un altro passaggio, o forse il passaggio più importante e assolutamente centrale della questione. Vi dico un altro fatterello, perché al momento delle trattative, ai quali partecipa anche la Francia, l'imperatore dei francesi, Napoleone III, piuttosto risentito nei confronti di Savoia, perché nonostante sia stata pestà sia a Gustosa che a Lissa, questi pretende di alzare la voce. E allora Napoleone III, rivolto ai cancellieri e ai diplomatici dell'epoca, dice un'altra sconfitta e questi mi chiederanno Parigi, perché questo c'era il prestigio che aveva l'Italia nelle cancellerie dell'epoca, non che adesso sia tanto diverso, però è emblematico di questo. Comunque si arriva al trattato di pace fra Italia e Austria 3 ottobre 1866. L'Austria ammette di aver perso la guerra, perché l'aveva perso, ripeto, sta letteralmente distrutto l'esercito a Sadowa, però si rifiuta, giustamente per conto mio, di passare direttamente il Veneto ai Savoia, perché dice, in fin dei conti, abbiamo fatto due battaglie e li avevi perso tutte e due, cosa vuoi io? E allora
come che prima che aveva fatto nel 59 con la Lombardia, tra l'altro. E allora passa il Veneto alla Francia affinché la Francia funzioni da garante internazionale. E nel trattato di pace del 3 ottobre 1866 c'è scritto proprio questo passaggio centrale: sotto consenso delle popolazioni debitamente consultate, tra virgolette. Questo è quello che cita il trattato di pace. Quindi il Veneto seria passare ai Savoia e al Regno d'Italia solo dopo e solo attraverso il consenso delle popolazioni debitamente consultate. La Francia diventa garante internazionale, la Francia deve fare il ruolo che ai giorni nostri fa l'ONU, i caschi blu. Sapete che quando dei territori contesi arriva i caschi blu, gli arrivano in Kosovo, gli arrivano nel Montenegro, gli arrivano a Timor-Est, gli arrivano nel sud del Sudan, in modo che quando ripeto, territori contesi, giustamente per garantire la correttezza del voto, la partecipazione, che non vi sia brogli e tutto il resto, che vuoi un agente terzo, e questo, un garante, questo doveva essere la Francia. Infatti che se documenti e lettere del generale Lefebvre, plenipotenziario di Napoleone III, che da buon militare prende subito possesso di questo, però dopo una settimana e dopo 15 giorni, secondo il 3 ottobre, il che scrive sconsolato all'imperatore, a Napoleone III, dice: guarda che qua lui mi lascia fare il mio mestiere, qua no. Pretende il governo italiano addirittura deve passare il plebiscito, eccetera eccetera. Napoleone III vi dice: attento, più o meno cerchiamo di farsi manco mai possibile e cavemmoci via, perché la Francia non aveva più interessi su questo punto, su questa parte dello scacchiere europeo. Lui che aveva già portato a casa sia Nizza che la Savoia, e quindi non interessava più niente. Così si arriva, secondo quanto previsto dal plebiscito, dal trattato di pace del 3 ottobre 1866, si arriva alla convocazione del plebiscito. Questo è un manifesto, questa è una copia che vi ho trovato l'originale, che vi ho 2 o 3 dei diversi soggetti, con il quale vi dico che vengo effettivamente convocato il plebiscito. Il plebiscito è fissato per i giorni 21 e 22 del corrente mese. Vedi però una cosa, che praticamente se dice solo guarda Moretti che Gavina votare sì e basta, però qua non si è messo che c'è la possibilità di votare sì, di votare no, di attenerli, no? Siccome che le prossime elezioni dicesse viene convocato i comizi e guarda che Gavina votare tutti i parenti, no? Che si è votato distante, però eccolo qua, sì e basta in pratica. Questo è il manifesto ufficiale di convocazione. Ma non solo, cosa succede? Che il convegno viene sì convocato il 21 e il 22 ottobre, però su pressione soprattutto del governo italiano e del primo ministro Bettino Ricasoli, e in pratica il 19 ottobre, quindi 2 giorni prima del voto, in una camera dell'Hotel d'Europa lungo il Canal Grande, il Veneto passa, si trova generale Lefebvre, plenipotenziario della Francia, che in quel momento doveva tutelare il Veneto, si trova 3 notabili nominati dai Savoia, quindi immaginate che figure assolutamente terze, che c'erano anche queste, e il Veneto passa in una camera d'albergo praticamente all'Italia e Savoia. Immagino che qualcuno potrà anche dire: ma questo hai prove per dichiarare tutto questo? Le prove le gase e le anche molto facili, sono riuscito a reperirle dopo anni di ricerche. Per esempio, questo è il dispaccio telegrafico col quale il commissario del re
per la provincia di Udine ha ricevuto il seguente dispaccio telegrafico. Venezia, 19 ottobre 1866, ore 10:20 antimeridiane. Cessione della Venezia compiuta, la bandiera reale italiana sventola dalle antenne di Piazza San Marco. Il generale Count di Ravel, plenipotenziario di Savoia. Udine, AD, 19 ottobre 1866. Questo si trova all'archivio del comune di Pordenone. Questa è una riproduzione. Ma ancora peggio, no, ancora meglio direi, dopo che aveva trovato questo, del tutto casualmente, perché lo avevo trovato su un libro di storia locale che si chiama Storia di San Michele al Tagliamento, un giorno, mentre ero su internet, mi sono imbattuto addirittura sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, datato venerdì 19 ottobre 1866, dal numero 288, nel quale viene riportato pari con le stesse parole questo dispaccio telegrafico. Quindi cessione della Venezia compiuta, la bandiera reale italiana sventola dalle antenne di Piazza San Marco. Se non vi fidate di me, voi altri quando questa sera andate a casa, accendete il vostro computer, adesso Google, e batti Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, 19 ottobre 1866, e vi viene fuori questa Gazzetta Ufficiale, e a pagina 3 che è il passaggio sul quale tutti i trionfanti, eccolo qua, questa è la riproduzione che ho, in modo da essere, come al solito, cerco di essere sempre molto preciso. Questa è la Gazzetta Ufficiale, le 4 pagine della Gazzetta Ufficiale. Al Presidente del Consiglio dei Ministri è pervenuto oggi alle 10:03 antimeridiane il seguente dispaccio da Venezia, eccetera, eccetera. Il Presidente risponde, il governo del Re, adesso è scritto anche piccolo, comunque ringrazia e soprattutto ricorda il fatto che Venezia ritorna all'Italia. Quando che fosse stata Venezia all'Italia prima del 1866 c'è comunque un mistero per tutti noi altri. E quindi questo è il momento centrale. I Veneti va a votare il 21 e 22 ottobre quando che tutto è già stato deciso. Questa è la truffa, perché il Veneto è già passato 2 giorni prima, il venerdì 19, nelle mani dei Savoia. E queste sono le documentazioni ufficiali del passaggio. Se potrebbe far note per raccontarvi come che sta gestito il voto, perché schede di colore diverse, perché c'era 2 urne, una per il sì e una per il no, e uno doveva dichiarare le proprie generalità al momento del voto, e quindi c'era chiarissimo chi votava per il sì e chi votava per il no, e quindi il risultato del voto c'è il 99,99% del sì e lo 0,1% voti contrari, che anche questo è un altro dato importante, nel senso che oltre all'aspetto storico-culturale, che c'è anche un altro tipo di rilievo da fare, che basta, se voi altri che chiedi anche a un Boccia che ha fatto solo qualche esame di statistica a Padova, vi conferma che su una votazione dove c'è circa 700.000 votanti è matematicamente impossibile che sia lo 0,01 che vota contro. Cioè se domani ne porta a votare, sia contenti che vedevo 1.000 euro in più al mese, non viene raggiunto il 99,99%, perché che se Bastiano al contrario, che se quello che l'ha il mondo, che se la qualità che va a votare si sbaglia, comunque è statisticamente provato che, ripeto, il 99,99% non esiste. Invece gli italiani con il plebiscito truccato, fasullo, e si è riusciti a arrivare anche a questo. Già interessante, per ritornare, vediamo se lo trovo, nella vostra città, in modo che sia sempre anche un aggancio, che nel 1903
perché naturalmente finito il plebiscito spariò tutte le testimonianze di questo voto. Evidentemente c'era la percezione che qualcosa di sporco già era stato fatto, e guardate che non è stato fatto solo nel Veneto, il Veneto è stato l'ultimo, e quindi tutta la macchina perversa di Savoia già era stata oliata e già era perfetta nel 66, ma già nel 1860 in Toscana mi ho trovato proprio studiando queste ultime settimane che il giornale La Nazione, che è ancora oggi il giornale più venduto a Firenze in Toscana, distribuiva quel giornale le schede per il sì, quindi immaginate quale parvenza il grande Tommaso di Lampedusa nel suo Gattopardo, che Tommaso di Lampedusa non è un pericoloso indipendentista veneto, vuol dire, no? Ma nel Gattopardo descrive le situazioni tragicomiche che si verificano nel plebiscito in Sicilia, e a donna fugata Ciccio Tumeo, mai me lo ricordo a memoria, a donna fugata Ciccio Tumeo disse: io eccellenza avevo votato no, e dopo dice: quei porci municipio mi trasformano il mio voto e dicono quello che vogliono loro. Questo è Sicilia e Toscana, dappertutto, insomma. Questa era la prassi dei Savoia. Però ecco, è interessante citare questo passaggio, perché riguarda lo storico Luigi Sutto della vostra città, che nel 1903, quindi si passa neanche 40 anni dal plebiscito, lei incarica di costruire, di mettere in piedi il Museo del Risorgimento Carlo Alberto, e però scrive testualmente: nelle mie ricerche e investigazioni ho potuto solamente conoscere i voti dei singoli comuni del Friuli. Nessun giornale del Veneto fece altrettanto, nemmeno la Gazzetta di Venezia, che neppure pubblicò i voti appartenenti alla provincia di Venezia. Ho voluto scrivere tutto ciò perché sarebbe interessante conoscere i voti del plebiscito dati nel 1866 da ciascun comune veneto, però da biasimare la nostra ignoranza e la nostra democrazia. È deplorevole che i comuni non conoscono i voti che essi hanno dato per il ritorno all'Italia. Ripeto, questo è uno storico del 1903. Riprova che è stato fatto volutamente sparire tutto, quindi è molto difficile trovare la documentazione solo adesso, con tante ricerche, ma una documentazione in qualche modo alternativa, perché la storiografia ufficiale non che ne parla. Se noi altri fermo un sondaggio nelle nostre scuole, quando che il Veneto si passa all'Italia e come che si passa all'Italia, mi sono convinto che A, vi dice che il Veneto è sempre stato italiano, quindi B, che è passato nel 1861 naturalmente, e quei pochi che magari sa che si è passato nel 66, fa fatica a ricordare e avere le idee chiare su come che il Veneto si è passato. Ecco, vi ringrazio per l'attenzione e viva San Marco. Uno degli scopi di Raíces Veneta è proprio quello di fare luce sulla pagina di storia veneta, che troppo spesso nei libri di storia correnti non sono citati, non sono raccontati, non sono minimamente presi in considerazione. Eppure noi abbiamo quest'obbligo morale, quest'obbligo nei confronti dei veneti di far conoscere la loro storia, una storia gloriosa, una storia fatta di cose importantissime. Questa è una pagina che ci riguarda purtroppo nel suo finire della sua epoca gloriosa. Abbiamo visto i tocchi di democrazia di cui l'Italia è stata capace allora, e più o meno abbiamo anche ben capito che non è che sia cambiata poi così tanto la faccenda. Ora andiamo appunto a trattare il tema delle conseguenze di questa unità d'Italia avvenuta in questo modo per i veneti, vista dai veneti,
raccontato da Lorenzo Fogliata, avvocato del Foro di Venezia, estremo conoscitore della storia veneta. È un piacere presentarvelo. Disse Tegethoff ai suoi marinai: Messe Sieg von Lissa werden. Dobbiamo vincere la battaglia di Lissa. Lissa deve essere una vittoria. E questo, guardate, nonostante che, questo va sottolineato, le due flotte avessero una disparità spaventosa. Voglio ricordare alcuni dati. La flotta italiana a Lissa aveva 28 navi, delle quali 12 corazzate modernissime perché erano state acquistate dagli inglesi. Erano davvero l'ultimo ritrovato bellico, tant'è che montavano un cospicuo parco di artiglieria, cannoni modernissimi a canna rigata, mentre la flotta austriaca, che era costituita circa da 18 unità navali, non aveva le corazzate, anche se alcune navi di legno portavano una lieve corazza d'acciaio, ma non erano nate così e quindi non avevano la caratteristica di essere la corazzata in senso proprio, e avevano cannoni a canna liscia. Pensate che la flotta italiana era superiore almeno del 50% a quella austriaca, come tonnellaggio e come equipaggi. Le artiglierie italiane potevano sparare da 1000 metri di distanza, più di 1 chilometro, colpendo l'avversario con proiettili pesanti 1,5 quintali. I proiettili austriaci non pesavano più di 13 kg. I marinai sulle due flotte erano circa 16.000 uomini sulla flotta italiana e 7.492 sulla flotta austriaca. Tegethoff sapeva tutto questo, era ben al corrente di questa situazione, tant'è che concepisce una strategia di battaglia fondata su 2 elementi, quelli tipici della organizzazione austriaca, quindi l'organizzazione e l'ordine della flotta, mette la sua flotta in linea e in modo molto ordinato, ma soprattutto il valore e la perizia nautica degli equipaggi, perché per condurre una flotta come la condusse Tegethoff ovviamente è necessario avere piloti e marinai d'eccellenza. Nella flotta italiana c'è questo Persano, il quale, pensate un po', addirittura ha la brillante idea, proprio per salvare la propria persona, non per altre ragioni, di lasciare la Re d'Italia, che era l'ammiraglia della flotta, la abbandona in vista della flotta austriaca dopo aver deriso la flotta austriaca, perché si dice che abbia detto ai suoi secondi: ecco che arrivano i pescatori, ridendo, sapendo che aveva una grande superiorità tecnologica. Dopo aver deriso il nemico, lascia la Re d'Italia e, in mezzo allo smarrimento dei suoi ufficiali che non capiscono che cosa stia facendo, si cala sulla scialuppa e si mette al sicuro nelle retrovie della flotta all'interno di un incrociatore che era il più moderno in assoluto, chiamato l'Affondatore, l'ultimo ritrovato della tecnologia bellica navale. Però questo non viene segnalato adeguatamente, viene calato il pavese, il gagliardetto, non so come chiamarlo tecnicamente, dell'ammiraglio, ma non viene sostituito da alcun altro segnale. Nell'affondatore, perché qua c'è l'aspetto comico della faccenda, nell'affondatore non c'è il segnale dell'ammiraglio, per cui non posso missarlo, c'è al massimo il segnale di viceammiraglio, peccato che viceammiraglio però sia un'altra persona. E quindi i comandanti della flotta italiana, alcuni anche di valore, guardano senza capire che cosa stia accadendo. Non guardano chiaramente l'affondatore per ricevere ordini, e se anche guardano l'affondatore lo guardano senza sapere cosa fare. La Re d'Italia, che era il fiore all'occhiello della flotta italiana, costata moltissimo, con i primi processi di corruzione e di peculato naturalmente sulla flotta, perché vi sono ufficiali e sottufficiali che si vendono anche le divise e tutte le derrate alimentari. La Re d'Italia viene abbandonata al proprio destino in una flotta che subito, in mancanza d'ordini, si sfilaccia, dopo che Persano, prima di abbandonare, dà l'ordine di metterla
in linea di fila orizzontale rispetto all'avanzata della flotta austriaca. Quindi un disastro. Perché? Perché conta sulle artiglierie, ma senza ordini le artiglierie non fanno fuoco in tempo. Certo che se i cannoni italiani, con la differenza che vi ho detto di calibri, avessero potuto sparare e andare a segno entro il chilometro, probabilmente le sorti della battaglia sarebbero state molto diverse. Tegetov sa questo e lancia la sua flotta alla massima velocità possibile, perché conta sullo speronamento. Conta sullo speronamento, per fare lo speronamento ci vogliono, ripeto, marinai di altissima classe e di grande coraggio. Si dice che Tegetov, la tradizione dice, come ci ricorda Ettore, la tradizione ci ricorda che Tegetov, allevato presso il Collegio di Marina di Venezia, conosca perfettamente il Veneto, anche perché probabilmente non poteva dare ordini a marinai che parlavano esclusivamente di Veneto, non poteva dare ordini se non in Veneto, e si rivolge al suo pilota, il famoso Bianero, al quale dice daghe dosso Nino che la ciapemo, e prima gli chiede anche un'opinione, Nino che la femo, e Nino che risponde sì che la femo, Nino c'ho sotto, che la femo. La Re d'Italia viene speronata anche un'altra unità navale al secondo speronamento, perché prima viene speronata sulla poppa, cade e addirittura viene tranciata la parte della poppa, cade la bandiera e sarà proprio un veneziano dalmata a lanciarsi per prendere la preda della bandiera italiana su richiesta di Tegetov, e dopo viene speronata una seconda volta, questa volta al centro, si inclina, comincia subito ad affondare. Viene sottolineato da un cronista croato il valore dei marinai italiani, un po' la storia, no, degli eserciti italiani, i comandi inesistenti e soldati di valore. Il valore dei marinai italiani, i quali scaricano fucileria sulla flotta austriaca fino proprio, si dice, quando hanno praticamente l'acqua alla gola. Si dice che l'ufficiale più alto in grado si punti la pistola alla tempia, non si capisce se si spara o se muore negato, fatto sta che muore con l'affondamento della nave. Morale della favola, la Re d'Italia affonda, e appunto la tradizione dice che dalle marinerie austriache si levi il grido viva San Marco. Una storia doppiamente, triplamente, quadruplamente gloriosa, perché oltre agli aspetti che vi ho detto finora, che già insomma lasciano molto perplessi, come vi ha detto Beggiato, la battaglia è stata voluta dagli italiani a tutti i costi, nonostante l'Austria, dopo la sconfitta di Sadova, che correggimi Ettore se sbaglio, del 4 luglio, se non voglio, del 3 e 4 luglio, una battaglia talmente cruenta da lasciare sul campo qualcosa come 50.000 uomini. Dopo la battaglia di Sadova, l'Austria offre ufficialmente, queste non sono dicerie venetiste, sono documentali, offre ufficialmente all'Italia la cessione del Veneto, naturalmente con la mediazione francese. No, dicono loro, non sia mai che noi accettiamo il Veneto dalla Francia, e quindi vogliono la riscossa di una guerra che avevano già perduto per terra, appunto a Custoza, la vogliono per mare. E questa è la storia bellica. Io mi ero incaricato con gli amici che mi hanno invitato, Giorgio e Dalia, di spendere due parole però del prima più che del dopo. Credo che del dopo si occuperà l'amico Alberto, cioè cos'è il Veneto, le Venezie come si chiamavano, come arrivano a questa situazione di cessione ingloriosa, chi siamo a quell'epoca. Fatemi fare un piccolo passo indietro, una veloce carrellata, anche se sono fatti, immagino, da molti di voi conosciuti. La Repubblica Veneta nel 1790 conta 2.800.000 abitanti circa, ha un tessuto imprenditoriale vivacissimo per l'epoca. Ecco, non ci stupiamo oggi se il Veneto ha 500.000 imprese, non c'è soluzione di continuità nel metodo, nella mentalità di queste genti. Per queste genti non intendo solo veneti in senso proprio come siamo abituati a ragionare con la regione Veneto, ma i veneti di allora, cioè anche bresciani e bergamaschi. Pensate che Brescia era la provincia più ricca dello Stato da terra, era quella che dava più introiti allo Stato Veneto. È una quindi regione d'Europa particolarmente florida, particolarmente piacevole, particolarmente bella, amena da vivere e ricca già all'epoca. Tutte balle quelle della decadenza, sapete? Non perché, attenzione, le balle sono sempre relative, no?
bisogna vedere a che punto di vista le si prende. Il concetto di decadenza è stato sfruttato moltissimo e in malafede finora da moltissimi storici, universitari, politici, non ne parliamo, cioè Venezia, perché bisogna creare l'idea che fosse ineluttabile destino lo sparire dalle pagine della storia. Questo è il punto. Non ha importanza il governo aristocratico. Separiamo, dico io invece, la questione della vita del governo aristocratico da un popolo che in un modo o in un altro era vivo da 14 secoli in forma moderna, ma aveva una tradizione millenaria, perché ne parla Omero, no? Bene. Questo popolo si trova in questa forma ed è un popolo ancora ricco per l'epoca. Gli storici, Gullino riprende gli studi di Frederick Lane degli anni 70, l'americano che ha scritto una trilogia serissima sulla storia di Venezia, professore universitario negli Stati Uniti, che ha scritto Le navi di Venezia, Il mercante di Venezia, La storia di Venezia, 3 volumi. E lui ricorda, dati alla mano, che i traffici della Serenissima, l'anno della caduta, 1797, sono più o meno gli stessi di quando Tommaso Mocenigo, nella prima metà del 400, nel suo testamento ricorda il volume dei traffici della Repubblica Veneta e sconsiglia l'elezione di Francesco Foscari perché lo considera un guerrafondaio e che quindi, secondo lui, rischierà di portare lo Stato alla rovina con le sue guerre. Siamo nel periodo della massima espansione della Repubblica Veneta, della massima potenza. Questo cosa significa? I dati vanno analizzati. Certo non significa che la Repubblica Veneta del 1797 avesse lo stesso prestigio, la stessa potenza internazionale della metà del XV secolo, questo sarebbe folle affermarlo. Perché quindi c'è una diversità? Perché è cambiata la realtà europea attorno alla Serenissima. La Serenissima è diventata una potenza di più limitati confini, di più limitata influenza, punto e basta. Ma è uno Stato florido, è uno Stato che sta bene. L'aristocrazia comincia a ritirarsi lentamente non dalla politica, ma dalla mercatura, e come in tutta Europa, perché Venezia non faceva, scusate, quando parlo di Venezia naturalmente intendo lo Stato Veneto, quindi anche voi, i vostri confini, le vostre terre, non faceva eccezione, vede l'avanzata della borghesia, anche la borghesia ebraica, tutte queste balle sul ghetto di Venezia, balle nel senso che si parla del ghetto come fosse stata una violazione dei diritti umani e una carcerazione degli ebrei, sono veramente da sfatare. Calimani stesso nei suoi libri sul ghetto di Venezia dà atto di un sacco di cose diverse da quelle che vengono diffuse. Pensate che gli ebrei alla fine della Repubblica erano armatori di navi e avevano la licenza e il permesso di navigare con il padiglione veneto, lo chiamavano, cioè quello di San Marco. E moltissime navi erano per esempio dei Treves, quelli che poi faranno fortuna proprio in epoca napoleonica e così via. D'altronde, dicevamo prima con Ettore, non dimentichiamo che Daniele Manin è ebreo, è figlio di ebrei, quindi colui che volle la rivolta del 48-49 e che impose come grido viva San Marco contro l'opinione di tutti i suoi corrivoluzionari e che impose il nome di Repubblica di San Marco. E che il più grande storico della storia di Venezia, il più grande in assoluto, cioè non c'è discussione, i 10 volumi della storia documentata di Venezia sono insuperati, è Samuele Romanin, ebreo, triestino, che scrive questo libro 2 secoli dopo, ma tra gli anni, questi libri tra gli anni 30 e gli anni 50 del XIX secolo, quindi vicino per generazione alla caduta della Repubblica, un ebreo praticante che se avesse avuto notizia che il suo popolo era stato maltrattato da Venezia si sarebbe ben guardato da fare una cosa del genere. Chiusa parentesi. Quindi uno Stato vitale, vivo. Che cos'è che è meno vivo? La forma di governo probabilmente, il governo va cambiato, non è un fenomeno veneto, è un fenomeno europeo. La rivoluzione francese si esplode per questo. L'Inghilterra e l'Austria hanno un ricambio di classe dirigente naturale che prima si affianca all'aristocrazia, poi man mano la sostituisce, senza ghigliottine. In Francia avviene invece con centinaia di migliaia di teste che rotolano. Negli altri paesi europei no. Venezia con calma seguiva questa evoluzione. I borghesi erano già importanti, leggete Goldoni e ne avete la prova. Goldoni deride l'aristocrazia nelle sue commedie e mostra questo conflitto pacifico, sociale, questo confronto politico tra il borghese e l'aristocratico. D'altronde guardate, quando parliamo del popolo, di cui parla poi la Francia rivoluzionaria Napoleone,
non si parla mai del ciabattino, quando si parla del popolo si parla del ricco mercante. La classe che va al governo con la municipalità provvisoria alla caduta della Repubblica e che verrà poi insediata da Napoleone è una classe di ricchi, è una classe di censo, quello è il popolo di cui si parla. Del popolino non si occupa nessuno, tantomeno i rivoluzionari di origine francese, se ne occupava molto di più la Repubblica Veneta, che aveva una struttura sociale e di welfare, si direbbe oggi, molto ramificata e importante. Bene, velocemente perché il tempo scorre. Quando cade la Repubblica, insomma, c'è un terremoto impressionante, voi sapete com'è andata, viene illusa una classe di rivoluzionari di piccolo cabotaggio, piccoli personaggi, piccoli avvocati, medici, qualche patrizio traditore, tutti massoni, questo sia chiaro, anche questo non è una battuta, è documentato, tutti iscritti alle logge massoniche, tutti. E guarda caso alle logge massoniche saranno iscritti poi tutti i protagonisti del Risorgimento. Garibaldi è un capologgia, stiamo scherzando, mi sembrano sciocchezze. Tutti massoni, questi sono 4 gatti rispetto al popolo, ma hanno una carta fondamentale, l'armata francese dalla loro parte, che non è proprio un dettaglio. L'armata d'Italia, la quale ha già sovvertito il Piemonte, ha già sovvertito la Repubblica Ligure, ha già sconfitto ripetutamente gli eserciti austriaci e si è presentata nel modo che sappiamo a Venezia, dichiarando guerra proditoriamente all'ultimo momento, il 1° maggio del 97, dopo aver stracciato un trattato di neutralità tra la Repubblica Veneta e la Repubblica Francese che non era mai venuto meno. Bene, un tracollo dovuto alla velocità del succedersi degli eventi. I francesi lasciano agli austriaci alla fine del 1797, i primi del 98 entrano gli austriaci, le lasciano una città devastata. Da subito ha imposto Napoleone il pagamento di 3 milioni di lire tornesi, che è una cifra immensa, ha messo in ginocchio proprio i suoi amici della municipalità provvisoria per il pagamento di queste cifre, quindi vanno a requisire a destra e a manca, vanno a grattare il fondo della pentola, vanno a chiedere vanno a spremere proprio la comunità ebraica, vanno a spremere gli artigiani, vanno a spremere i patrizi che non avevano aderito alla loro impostazione, insomma un disastro. Distruggono l'arsenale, fanno fuori completamente per non lasciare nulla di integro, ma integralmente vuol dire integralmente il cordame, la pece, cioè fanno fuori, rubano i chiodi, capito? Lasciamo perdere le navi che scompaiono dagli arsili, anche quelli in costruzione, che poi andranno a costituire il nervo della flotta francese ad Aboukir, cioè, lasciamo stare che quel pazzo di Napoleone decida di, perché c'è un nucleo paranoideo, anche qui mi assumo la responsabilità di quello che dico, ascoltate bene, uno psichiatra avrebbe da divertirsi. Cosa fa questo? Fa bruciare il Bucintoro, anzi non fa bruciare il Bucintoro, fa bruciare le dorature del Bucintoro, tutte le sculture del Corradini, quindi la parte artistica, raccoglie l'oro, si dice, le ceneri se le fa portare in cassa a Milano e di fin qui dice vabbè, sei un conquistatore all'antica, sei un dominatore, un distruttore, paziente. Ma la cosa bella è che nel 1805 a Trafalgar, quando Nelson fa una manovra come quella che farà Tegetto Falissa, una manovra che nessuno si aspettava, quando le flotte franco-ispanica e inglese si affrontano in linea di fila, come sempre si era combattuto fino allora nelle battaglie navali dei vascelli, prima con le galere era un'altra storia, Nelson decide di fare una arditissima manovra che gli costerà la vita ma che guadagnerà la vittoria all'Inghilterra, e cioè vira di bordo, taglia la via tra la poppa dell'ammiraglia francese, dell'ammiraglio Villeneuve, e la nave che lo segue. Sapete come si chiamava quell'ammiraglia? L'ammiraglia della flotta francese del 1805, una delle più grandi flotte in quel momento del mondo, si chiamava Bucentaure, il Bucintoro. Allora questa è una cosa che non si legge mai nei libri di storia e che francamente fa molto pensare che Napoleone, che poi a Sant'Elena scriverà moltissimo di noi, si giustificherà del perché ha fatto tutto questo e dice che lui non è stato un protagonista ma un esecutore della storia, che del resto lui, lo dice lui, ipse dixit, attenzione, lui ha creato gli italiani, ha ragione,
Infatti andiamo a vedere il seguito velocemente di questi veneti che arrivano alla terza guerra di indipendenza e alla cessione della Lotteria in quel modo vergognoso. Lui sì che fa gli italiani. Lui lascia, pende con il rammarico di Foscolo e di tutti gli invasati come lui, mi prendo la responsabilità anche di questo, anche se mia figlia da poco ha portato Foscolo forzatamente a scuola, il quale segretario della municipalità provvisoria, quando sale la notizia, circola la prima notizia che Napoleone avrebbe venduto il Veneto all'Austria, invece di dire bel porco, cosa fa? Cioè, diamo fuoco, incendiamo Venezia, non lasciamo agli austriaci. Questa fu la proposta di Ugo Foscolo. Voleva dar fuoco a tutta la città per non lasciare agli austriaci. E poi tutto il resto, insomma. Ti ha venduto la città, che fai? Scappi nella Repubblica Cisalpina, cioè proprio dove c'è Napoleone Bonaparte. È chiaro che hai paura degli austriaci, è anche chiaro però che vai da quello che ha tradito tutti i tuoi ideali, la tua terra, ma non ti fermi qui, si arruola nell'esercito napoleonico, quindi diventa anche uno soldato dell'esercito napoleonico, fino a quasi alla fine. Poi quando scriverà le ultime lettere di Jacopo Ortis, un'opera peraltro plagiata da Werther di Goethe, quindi non è neanche originale, scriverà male di Napoleone, un uomo senza onore, un uomo eccetera, ma è troppo tardi. Bene, tornano i francesi nel 1806, dopo la pace di Presburgo, il sole di Austerlitz, una delle luminose vittorie di Napoleone, tornano nel Veneto e lì è la catastrofe. La catastrofe, guardate, che ci portiamo ancora dietro, perché non è solo una catastrofe sul piano della rapina, della devastazione. I due decreti del 1806 e del 1810 di soppressione dei beni ecclesiastici fanno a pezzi qualcosa come 70 chiese nella sola Venezia, 12 a Murano, che vuol dire che è come se fosse passato uno stormo di bombardieri, che Murano non si prenderà mai più, è stata praticamente rasa al suolo, non ha più l'aspetto. Se qualcuno pensa di vedere a Murano, la Murana se lo tolga la testa. È come Zara, che è stata distrutta dai bombardieri inglesi al 90%, Murano è la stessa cosa. Venezia cambia completamente aspetto. Una settantina di chiese, 385 scuole di devozione e di arte, 100 palazzi. Non è che va lì e li piccona, sapete, no, semplicemente con le sue leggi la soppressione dei beni ecclesiastici e dei monasteri fa sì che si chiude, fuori dalle scatole gli ordini minori, maggiori, eccetera, fuori dalle scatole i preti, incameriamo noi alle radio. Quindi quadri, distruggiamo le tombe, facciamo fuori i monumenti che non servono, ne facciamo una caserma, o questa ne facciamo una cava per il marmo e per i laterizi, e c'è la distruzione. Praticamente dovete immaginare che intorno al 1811, dice Alise Zorzi, Venezia è cosparsa di macerie. Per fare i giardini napoleonici distrugge 4 tra le più belle chiese più tradizionali di Venezia. Sant'Antonio di Castello era la chiesa dei Marinai, con sepolto e doge Antonio Grimani, uno dei più bei monumenti della Rinascenza. San Domenico, la parrocchia di Giambattista Tiepolo, e così. Le gallerie dell'Accademia oggi sorgono nella ex chiesa della Carità, che aveva uno dei più bei monumenti della Rinascenza veneziana, di Dogi Marco di Agostino Barbarigo, fatta fuori completamente. C'è chi ancora dice, caspita, ci ha dato le gallerie dell'Accademia. Vengono trafugati 30.000 quadri, 30.000 dipinti, i più importanti di itinerario. E cosa vuol dire? I numeri 1 partono per Parigi, i numeri 2 vanno a Milano, i numeri 3 restano a Venezia, i numeri 4, 5, 6, 7 vengono venduti, quindi vengono completamente dispersi. Guardate che ancora oggi, non ci pensiamo mai, ma le gallerie dell'Accademia e la Pinacoteca Brera sono il deposito di un ricettatore, di un ladro. Io quando vado alla Brera, non corre andare a Parigi, perché tutti gli italiani, molto provinciali, ma andiamo a Louvre e si scandalizzano. Andate a scandalizzarvi anche le Pinacoteca Brera. Perché Milano deve avere il ciclo di San Marco, quando la scuola di San Marco è stata restaurata di recente e potrebbe ospitare in situ i quadri, e Milano deve tenere nella Pinacoteca i quadri rubati da Napoleone e messi lì da Napoleone? Per quale ragione? Perché certi quadri sono nelle gallerie dell'Accademia quando potrebbero tornare al loro posto? Che sono solo il deposito napoleonico, che ha creato la dispersione di tutto il resto, tutti quei grandi capolavori che qualche cretino di professore universitario dice ancora, ma lui ha creato i musei pubblici. No, esistevano già i musei pubblici, la Repubblica aveva già i suoi musei, uno scoop. Il museo di archeologia era già un museo pubblico, la collezione Grimani era già un museo pubblico, il Giardino di Ferro all'Arsenale, il museo delle artiglierie erano musei pubblici.
le chiese erano musei pubblici all'aperto, i conventi erano musei pubblici all'aperto, le scuole erano musei pubblici all'aperto. Chiusa parentesi. Quanto tempo ho? Quanto? 2 minuti. Quando quindi finisce questa distruzione, c'è la distruzione politica, l'assetto politico, la distribuzione politica del Veneto toglie a Venezia qualsiasi importanza. Venezia è semplicemente una provincia e infatti i Savoia, che ripetono questo modello, non ci pensano neanche minimamente a creare le regioni, che l'Austria con tutti i suoi difetti aveva bene invece in seno, perché era uno stato cosmopolita. Quindi il Lombardo-Veneto, bene o male, è una regione con una sua capitale Milano, una seconda capitale Venezia, è una regione forte, ha il senso del federalismo, ha ragione Ettore, si chiamava Österreichische Venezianische Kriegsmarine, quindi attribuisce, mantiene delle tradizioni con tutti i suoi difetti, perché l'Austria ha bordelli dipinti, draga fiscalmente le risorse veneto-lombarde, ma non importa, ma lascia una tradizione, non è che fa fuori tutto. Quando i francesi invece hanno dominato, hanno distrutto la tradizione di centro di potere, di capitale culturale e di Stato. E Alvise Zorzi registra dai suoi studi non solo una perdita economica, eccetera, che è micidiale, pensate che la città si riempie, le città, questi territori si riempiono di mendicanti, c'è un calo demografico mostruoso, non parliamo delle aziende, delle imprese. A Venezia c'era un sitificio che occupava fino alla caduta 7.000 dipendenti, dopo la caduta ne ha 200. Lasciamo stare tutto questo, ma c'è una perdita di identità, una fortissima perdita di identità, cioè subito il Veneto viene stracciato, trattato come una provincia qualsiasi. Ci stavo cascando. All'arrivo degli italiani si ripropone questo modello, esattamente questo modello. Vi consiglio, se posso, per avere un'idea del quadro che sinteticamente vi ha dato Ettore Beggiato, di cosa è stato l'arrivo italiano degli italiani nel Veneto, di come si è svolto, del clima che c'è nei giorni del cosiddetto plebiscito, no? Di leggere Federico Bozzini, che purtroppo mi pare che non sia più tra noi, credo che sia mancato prematuramente. Ecco, mi dispiace molto, non sapevo, l'avevo saputo di recente. E L'Arciprete e il Cavaliere, che della zona racconta l'arrivo degli italiani a Cerea, racconta tutta la storia di Cerea. Guardate, giorno dopo giorno si legge il clima di intimidazioni, di minacce, di esaltazione, ai danni del prete, ai danni di quelli che erano tranquilli e credevano tutto sommato nel regime austriaco, non perché fossero dei folli filostriaci, ma perché gli andava bene quell'ordine là, e di cosa accade dopo l'arrivo degli italiani. E la coscrizione e la tassa sul macinato vengono riprese, oltre all'ordinamento istituzionale, quindi all'annullamento al centralismo folle, che dice Zorzi verrà attenuato solo dalla Repubblica Italiana con l'istituzione delle regioni, e che invece, come vediamo, senza quasi che ce ne accorgiamo, sta per sparire di nuovo con qualche cretino locale che dice anche eliminiamo gli sprechi, eliminiamo le regioni, senza capire che sono l'ultimo baluardo, anche se debole, anche se difettoso, l'ultimo baluardo ha un minimo di senso identitario. Chiudo perché il tempo è tirato. Grazie al vaccino l'Italia sta ripartendo. I vaccini contro il Covid-19 sono il risultato dell'impegno senza precedenti della comunità scientifica globale e hanno superato tutte le procedure di verifica della sicurezza. Dai fiducia alla comunità scientifica e fai il vaccino, anche la terza dose. Non siamo soli in questo universo. Con il vaccino vinciamo insieme, facciamolo per noi. Sono Giacomo e questa è una comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Ora passo la parola al presidente di Raisa Veneto che abbiamo qua con noi, Alberto Montagnier, che eccolo qui. Buonasera. Parlare dopo i tuoi eccellenti interventi, insomma, di Ettore e di Lorenzo mi dà una grande responsabilità per tenere alto il
diciamo, il livello della serata. Me devo occupare purtroppo della parte più triste, una parentesi sul dopo. Siamo nel 1866 e è stato già citato Zorzi, l'avvocato Fogliata. Erano passati solo 70 anni, ma era come se fossero passati 7 secoli. 1797, facevi il conto, 1866, ma purtroppo dopo le devastazioni materiali però c'era stata anche una grandissima devastazione morale, interiore, di popolo e di identità. Una brevissima carrellata sugli effetti più immediati: chiaramente una grandissima povertà, entrano in crisi quel tessuto sociale e produttivo delle aziende, spariscono le grandi ville, che non dobbiamo vederle come delle ville, luoghi di villeggiatura e luoghi di, diciamo, di svago, ma in realtà erano aziende agricole ante litteram. I viaggiatori del Settecento che passano appunto in visita per i nostri territori si sorprendono perché i contadini mangiavano carne. Non so cosa chi mangiasse da altre parti, però ero qua, se l'ha sorpreso. E il nobile veneziano dice: sì, ma se ora che lavora, se ora che fa fatica, è giusto che sia ora che mangia. Vedete, insomma, sempre la presenza di una certa lungimiranza, di una certa presenza nella vita quotidiana di tutte le classi sociali. La fame porta a quel fenomeno tipicamente italiano che è la pellagra degli anni 80 dell'800 circa. Dico questo perché dagli anni 80 è la costituzione del Costante Cris a Mogliano, ora diciamo casa di cura per malati di mente, ma nasce come istituto per pellagrosi. Poi la grande immigrazione, qua mi è maestro Ettore, per cui la nostra, mi tocca dire adesso la nostra regione, allora la nostra nazione subisce il più grande esodo. È giusto chiamarlo questo perché i numeri sono da esodo, i numeri non sono solo qualcuno che se ne va, ce ne vanno paesi interi con il parroco in testa in certi casi, si svuotano comunità intere. Per cui c'è questa, diciamo, depauperamento continuo del nostro territorio. Venezia rimane un porto, ma sappiamo benissimo che dopo la perdita, diciamo, del Veneto, a parte dell'Austria-Ungheria, viene maggiormente favorita Trieste e Fiume, per cui una parte dei traffici se ne vanno anche lì. Padova, che aveva gli studenti delle migliori menti dei mitteleuropee, perde anche lì gioventù e menti brillanti, perché chiaramente tutta il centro Europa, la Mitteleuropa va a Innsbruck o a Vienna. Vi butto là degli episodi un po' così proprio per farvi ragionare, più che altro poi per approfondire, però sono delle piccole provocazioni, dei piccoli fatti che magari nessuno ci ha mai ragionato sopra. Questo chiaramente, dopo questi danni materiali, si ripercuote, come diceva chi mi aveva eccellentemente preceduto, anche in questo tessuto morale e identitario. E si ripercuote fino ad oggi, perché anche oggi il contesto in cui noi dobbiamo operare per difendere la nostra identità e la nostra cultura deve tener conto di 4 cose basilari: scuola, inferiore, superiore, università, i media, giornali, stampa, televisioni, radio, le istituzioni e poi il mondo culturale. Scuola, lo sapete benissimo che purtroppo nei programmi ministeriali la nostra storia non è che sia tanto ben inserita, saltata a pie pari, 4 righette quando va bene. La Repubblica di Venezia era una delle 4 repubbliche marinare. Come dire, considera la produzione di automobili in Germania in questo momento qua, in Germania c'è una repubblica automobilistica. Negli anni 60, dopo il volo di Yuri Gagarin, molto probabilmente l'Unione delle Repubbliche Sovietiche erano repubbliche spaziali, e chi più ne ha più ne metta, perché ora se devo mettermi a livello di chi che ha coniato questo termine, e ne teniamo fuori anche altri quanti che vogliono.
Ci sarebbe anche la possibilità adesso con la riforma dell'ultima della scuola di dedicare qualche ora facoltativa a materie diciamo non inserite nei programmi ministeriali, però purtroppo finché ci portiamo avanti questo retaggio non c'è la storia veneta a fare le materie facoltative, magari fa giardinaggio, fa culture estere, culture straniere, si inventa qualcosa, ma niente, restiamo sempre fuori dalla porta. Non parliamo poi di quello che può essere il mondo accademico, il mondo dell'università, che ogni volta che tira fuori certi discorsi, addirittura che questi docenti universitari, questi cattedratici, si strappa i vesti, addirittura scrive lettere sui gazzettino, sui giornali locali, qua sui giornali nostri, di una pesantezza che sembra quasi che queste persone che sia sta, non so, con Panfio, che vanno bene, cioè sembra quasi che si muovono a comando addirittura, cioè appena esce qualcosa da parte nostra ti gasta un mondo accademico che ti spara addosso delle portate incredibili. E questo diciamo è il mondo della scuola. Non so che vada meglio tanto nel mondo dei media. La televisione, se sape benissimo, non mi sembra che venga tanto dedica spazio alla nostra cultura. I giornali addirittura, quando anche noi nel nostro piccolo facciamo qualcosa di decoroso, diciamo, ecco, non voglio incensarmi molto, ma insomma facciamo qualcosa di un certo livello, dica sempre il giornalista del turno che viene fuori con nostalgici, folcloristici e tutti questi epiteti qua che insomma cerca di derubricare, sminuire, rendere un qualcosa di grande che avevamo un qualcosa di piccolo. Per cui anche qua vedete che non abbiamo tanto da stare allegri. Istituzioni, vabbè, è chiaro, istituzioni non sono da parte nostra e pensa in maniera completamente, diametralmente opposta, si portano avanti chiaramente tutta la retorica patriottarda che nasce dall'Unità d'Italia, passa attraverso chiaramente il Risorgimento, poi in mezzo alle due guerre mondiali e ha dei voli pindarici di trasformare le cose, perché l'Italia è l'unico paese che nella sua storia recente della seconda guerra mondiale riesce a presentarti come 2 vittorie e 2 sconfitte, e con tutto rispetto per le vittime, per chi che ha sofferto e per chi che c'era purtroppo in quel momento, è brutto dirlo, però se parliamo della ritirata di Russia e dell'Alamein. La retorica è arrivata fino a quel punto che quasi te festeggia, quasi te fa passare come 2 grandi vittorie, come 2 grandi mosse strategiche. Per cui vedete cosa dobbiamo chiamare calice e dobbiamo bere. Alla fine forse ci viene un po' in aiuto il mondo culturale, già citato dai miei precedenti relatori. Qualche libro è stato scritto con enfasi e che ci rende finalmente giustizia, grazie a Dio, anche da autori che non erano veneziani o veneti, così potrebbero essere accusati di partigianeria, ma abbiamo appunto l'americano Lane, il tedesco Eickhoff, un siciliano di Stefano, ecco, per cui persone che non erano delle nostre terre che però almeno ci rendono giustizia. Rimane però un prodotto di nicchia, un prodotto da appassionati, non tutti vanno a prendersi un libro, purtroppo, e si appassionano, se non fra di noi e sulla nostra sollecitazione ad addentrarsi nell'argomento. Mentre purtroppo in altri casi, e anche qui questo retaggio iniziato con Napoleone, viene portato avanti una certa tradizione, perché Napoleone, tanto per riagganciarmi ai discorsi dei colleghi, fa riscrivere la storia di Venezia da un suo generale amico, che erano cresciuti assieme all'Accademia, un certo Daru, la riscrive come la vuole lui. Purtroppo diventa terreno dove una certa cultura, una certa storiografia va anche ad attingere, e anche una certa, romanzesco, c'è una parte di letteratura, va ad attingere da queste cose, dove purtroppo invece è tutto falso perché è stato stravolto. Il Daru purtroppo, essendo un membro dell'allora, non
nomenclatura dell'allora mondo accademico, promosso in questo caso da Napoleone, da militare lo fa quasi docente, viene stampato in migliaia di copie e purtroppo si trova ancora, volendo. Mentre si fa fatica a trovare Romanin e si fanno fatica a trovare altre pubblicazioni. In questo contesto così triste ci siamo noi delle associazioni culturali e gli appassionati ricercatori che con i nostri mezzi e con le nostre passioni, con la nostra passione cerchiamo quantomeno di contrastare questo mondo che ci vomita addosso, scusa il termine, delle bugie, delle falsità, che stravolge la nostra storia, la nostra cultura e che continua a voler cancellare la nostra identità, continua a nascondere la verità e continua, diciamo, a volerci cancellare come popolo. Ma forse perché? Sta benissimo quello che abbiamo detto fino adesso, un discorso che si è affermata una nuova nazione, una nuova patria, che avevano bisogno anche loro di dare un fondamento storico, inventarsi qualcosa, perché è un po' quel nazionalismo che viene sempre quando nasce uno Stato, specialmente all'inizio, che cercano il più possibile di cementare la mente dei propri cittadini. Purtroppo questo è successo anche recentemente in Croazia, dopo che si è dissolta l'Unione, la Jugoslavia, anche lì purtroppo ci siamo finiti di mezzo anche noi, perché la nostra storia dell'Istria e della Dalmazia, dopo essere stata italianizzata, dopo aver preso la prima mazzata in chiave italiana, se ne prende anche un'altra in chiave appunto croata. Il periodo barocco lo chiamano, non è più il periodo veneziano, si inventa termini un po' così, anche lì per edulcorare. Rimaniamo noi, un Davide contro Golia purtroppo, però almeno speriamo che tutte le persone che ne ascoltano questa sera, se passa a bagaglio di queste cose che abbiamo raccontato, perché non ho la pretesa, penso nessuno qua di insegnare, non siamo qua per insegnare, si impara dalla storia, si impara dalle esperienze passate per andare meglio verso il futuro. Noi altri siamo qua a raccontare, almeno mi piace raccontare una bella storia. Fare il bagaglio e a vostra volta trasmettere a qualcuno con una certa, diciamo, sano orgoglio, perché bisogna metterlo, una certa voglia di far, raccontare a qualcun altro. E speriamo solo in quello, perché finché non arriverà in aiuto qualcuno che ne dà una mano, qualche stravolgimento geopolitico che ne metta in una posizione favorevole, ma purtroppo questi vie desideri, dobbiamo far conto sugli altri, su chi che ne ascolta e che a sua volta parla con altre persone. E forse quando saremo arrivati all'ultimo dei Veneti, perché contaste robe, forse cambierà. Non so se chi sarà quel giorno, se lo vedrò, ma insomma dico ho cominciato e qualche giorno spero che finirà. Grazie, San Marco per tutto. Di certo noi proseguiamo, continuiamo su questa strada della verità. È vero, siamo piccoli, siamo magari anche pochi, ma certamente siamo tosti, siamo determinati comunque ad andare avanti. Una cosa voglio dirvi, se avete dei figli, soprattutto se sono in età delle elementari o delle medie soprattutto, guardate, leggete i loro libri, leggeteli, cercate di capire quanto viene scritto sulla storia locale, su quello che è l'aspetto della cultura locale, cose che realmente gli appartengono, cose che realmente gli vanno a segnare l'esistenza di tutti i giorni. Soprattutto i giovani, i ragazzini, vivono l'entità locale come una cosa importante, con la quale devono crescere. E mi domando, cosa ci sarebbe di così sbagliato nell'essere orgogliosi di essere veneti, di essere polesani? Perché questo noi dobbiamo essere, e se noi arriviamo a conoscere la nostra storia, la nostra cultura, non avremo altra via che essere orgogliosi di quello che siamo ora e di quello che siamo stati. Quindi vi invito, guardateli quei libri, sfogliateli, appassionatevi, guardate con loro, fategli vedere, fategli conoscere altre cose,
cose che non vengono insegnate. Se conoscete insegnanti, cercate di ragionare anche con loro. Alla fine stiamo parlando di una cosa sacrosanta. Fategli vedere semplicemente Rovigo com'è, fategliela scoprire con occhi diversi. Lì ad esempio abbiamo una piantina di Rovigo del 1700. Era una città bellissima, si è totalmente stravolta, però ancora si vedono quei segni. Fategliele scoprire queste cose, appassionateli a quello che è stato e a quello che è cambiato. Riscopriamo il nostro vero sentimento di identità. Questo noi dobbiamo cercare di fare. Dopo le conseguenze non potranno altro che essere positive. Ora, una ragazza qua che ha avuto un'idea brillante per quanto riguarda il 1866 ha fondato un comitato qualche mese fa, appunto dedicato a questa operazione verità, a cercare di far conoscere a tutti, per quanto i nostri mezzi siano limitati, far conoscere questo aspetto storico fondamentale che noi dobbiamo per forza conoscere e sapere, per capire cosa siamo oggi e perché siamo trattati così. Ora passo la parola ad Ilaria, che appunto siamo tosti e determinati. Lei è una ragazza che corrisponde pienamente a queste caratteristiche. Grazie. Beh, allora io sono quasi in imbarazzo perché dopo i relatori che ci sono stati, in realtà, appunto, io sono contenta di essere qui, sono stata chiamata da Raise e sono stata chiamata perché in realtà il tema di quest'anno è il 1866, non è che io abbia avuto un'idea chissà che geniale, semplicemente il 150esimo e abbiamo detto ma quante volte capita un 150esimo, usiamolo bene, e usarlo bene significa in realtà avere l'occasione per spiegare che cosa è successo 150 anni fa. Quindi il motivo di questo comitato è proprio questo, sfruttare questo anno per rendere consapevoli i veneti di quello che è accaduto ai loro nonni. E il comitato non è nulla senza altre associazioni, quindi in realtà è semplicemente un modo per poterne parlare. Volevo chiedervi, visto che adesso sono le 10 passate, 10 e mezza, volevo chiedervi come mai siete venuti qua stasera? Cioè, tipo, perché volevate sapere, perché siete curiosi della storia? Non so, per la storia. Per la storia. La signora là che fa? Perché ho visto una locandina interessante. Perché Raise di solito fa cose belle. Non lo so, cioè avete, diciamo... Per sapere la verità. Per sapere la verità? E già sarebbe, no, già vorrebbe dire sapere di essere stati ingannati, perché non è mica detto che ci sia nemmeno questo. Ricordare il futuro in maniera più ottimistica. Quello mi piace. Ho sentito solo storia. Quello mi piace. Pessimismo e non ho sentito prospettive per il futuro. Noi dobbiamo preparare il futuro e i nostri figli. Ecco, allora, Questa base che bisogna... esattamente, in realtà, se ci pensate bene... Allora qua siamo già molto con le idee molto chiare. In realtà, prima di arrivare alle risposte, la cosa interessante sono le domande che ci poniamo. Le risposte poi le dà ciascuno di noi. Ma il motivo per cui si studia storia, in realtà, è per avere una lettura saggia di ciò che sta accadendo nel presente e una visione chiara di quello che può essere il futuro. La storia serve a questo, al di là di quelli che possono amare, diciamo, mettere il naso dentro i libri. La storia serve a questo, a sapere chi si è, così sai dove puoi andare, quindi ad avere una lettura di quello che succede e di quello che potrebbe succedere. Quello che abbiamo sentito stasera, l'emigrazione, di cui parlava per esempio il presidente di Raise, se ci pensate bene, è un fenomeno che adesso noi stiamo vivendo al contrario, in maniera massiccia. 150 anni fa e rotti erano i nostri ad andare via. Allora le cose tornano e ritornano, ci sono delle modalità diverse forse che fanno la differenza, no? I nostri, per esempio, nel mondo sono stati ricordati come una buona emigrazione. Io mi ricordo la sindaco di Erechim, che è una cittadina, 90.000 abitanti, del Brasile, che quando ha accolto la delegazione di veneti, siamo andati a trovare le comunità venete nel mondo, ci ha stretto la mano e vi giuro mi sono venuti i penotti così, ha detto noi dobbiamo ringraziare la vostra gente, cioè aveva identificato nell'emigrazione veneta il nucleo che aveva fondato Erechim. 100 anni prima Erechim era mato, era foresta, ok? È diventata quello che è diventata per l'emigrazione nostra.
che è una modalità di emigrare completamente diversa da quella che magari adesso viviamo qua. Quindi sapere come sono stati i nostri emigrati potrebbe farci riflettere e pensare come noi vorremmo e dovremmo pretendere che siano gli altri immigrati, no? Quelli di oggi. Questo significa sapere la storia. Parlando di immigrazione una cosa, parlando del 1866, inteso proprio cosa è accaduto quell'anno, il sapere che siamo stati ingannati ovviamente può fare, comunque fa venire fuori una sorta di reazione. Però in realtà, al di là del concentrarsi sul fatto che siamo stati ingannati, la cosa interessante è che in quell'anno là i veneti, in maniera diciamo un po' maldestra, perché dopo c'erano le 2 urne, perché dopo erano guidati e tutto quanto, in maniera un po' maldestra, ma i veneti quell'anno hanno esercitato il diritto di autodeterminazione. Era stato fatto e un po' mischiate le carte, ma di fatto la cosa interessante di quell'anno là che dobbiamo tenerci in mente è che ai veneti è stato chiesto: volete stare con l'Italia, con il Regno d'Italia? Allora, il motivo per cui è interessante venire a serate così è perché queste domande fatte 150 anni fa in realtà possono diventare un patrimonio di oggi. Quella domanda fatta allora può, in maniera assolutamente accettabile, diventare la domanda di un Veneto oggi, della serie: vogliamo ancora rimanere in Italia o per caso vogliamo qualcosa di diverso? Allora, quello che si propone il comitato è quello di far conoscere ciò che è successo, ma soprattutto di far riflettere le persone sul fatto che gli scenari non sono sempre guidati, non siamo dentro una scatola, siamo noi che dobbiamo farci le domande giuste per poter poi rispondere nella maniera che vogliamo noi. Allora, riprendo e cito un pensiero che mi è rimasto molto impresso del come mai si fa cultura. Mattia lo diceva chiaramente, noi abbiamo tanta cultura e dobbiamo diffonderla, e prendo un pezzettino di un discorso che Giovanni Paolo II ha fatto all'ONU ancora nel 1995. Se non l'avete mai letto, andatevelo a leggere, perché è una cosa che allarga il cuore. Parla del diritto dei popoli, dell'autodeterminazione del diritto dei popoli, e in un passaggio dice: il diritto all'esistenza implica naturalmente per ogni nazione anche il diritto alla propria lingua e cultura, mediante le quali un popolo esprime e promuove quella che direi la sua originaria sovranità spirituale. La storia dimostra che in circostanze estreme è proprio la sua stessa cultura che permette a una nazione di sopravvivere alla perdita della propria indipendenza politica ed economica. È questo il motivo per cui Raise fa cultura, per permettere ai veneti di superare questo momento nel quale noi non siamo liberi come lo eravamo, e permetterci di farci riflettere e magari di arrivare alla conclusione che potremmo di nuovo essere artefici del nostro destino. Lo siamo stati per tanti anni, potremmo assolutamente tornare ad esserlo. Vabbè, le parole sante sono queste. Non devo dire più niente, la riflessione arrivava a margine appunto di questi bagni di cultura. Io vi invito a diffondere queste occasioni. Avete con voi un libricino che dice 2H in croce su quello che è successo, ma l'abbiamo fatto proprio perché si possa perlomeno diffondere un po' di conoscenza di queste cose. Quindi diffondete anche la possibilità di partecipare a queste occasioni. Il 21 e il 22 di ottobre per il Veneto quest'anno sarà un 150esimo. Allora ci potrà essere chi vorrà pensare di festeggiarlo come qualcuno nel 2011 ha pensato di festeggiare qualcosa da altre parti d'Italia, però in realtà noi dobbiamo pensare di celebrarlo, e celebrarlo non significa per forza festeggiare. Celebrarlo vuol dire memorizzarlo, farlo diventare patrimonio dei veneti. Quella data lì è la data in cui noi abbiamo perso la libertà, di fatto l'avevamo già persa, ma insomma è stato ufficializzato il nostro in questo momento destino italiano. Allora dobbiamo riappropriarci di queste date, perché in queste date è giusto fare queste riflessioni. Io vi propongo, se vi abbiamo un po' toccato questa sera con queste informazioni, di andare sul sito del comitato. È scritto comitato 1866, l'ho scritto anche in grande, eccolo qua, comitato 1866. Se pensate che vi interessa, che potete dare una mano, perché come dire, vi interessa che quest'anno possa diventare fondamentale anche per altri veneti come noi,
iscrivetevi, così noi vi possiamo mandare anche le informative su ciò che facciamo e soprattutto su quello che faremo il 21 e il 22 di ottobre. Io ho finito, vi ringrazio e ringrazio tantissimo Raisi Veneta. Benvenuti nel nuovo appuntamento di Veneto 1 Classica, l'appuntamento con la grande musica. E oggi avremo un ospite illustre che fra un po' vi presenterò, ma vi voglio anche ricordare che trasmettiamo per Radio Veneto 1 delle frequenze di 97.500 e anche nel canale digitale 86 di Eden TV. Bene, ora la sorpresa è poi qui con me, il grande violinista Lucio Degani, grande artista, grande virtuoso, e naturalmente sappiamo bene che sei anche uno dei componenti più prestigiosi, tra i più prestigiosi di solisti veneti. Sì, ormai quasi 30 anni, il 26 di febbraio di questo mese. 30 anni di carriera con i solisti veneti, quindi penso che hai girato il mondo e visto parecchio. Largo, sì, da quando avevo 19 anni. Sì. 19 anni, ma penso un po'. Però insomma, andiamo poi agli inizi. Quando è stato il tuo primo amore con questo meraviglioso strumento? Questo meraviglioso strumento che è un Don Niccolò Amati del 1731. 1731, trovato per puro caso in una soffitta triestina nel 92 e mi ha accompagnato fino ad oggi nei miei concerti. Mi ha fatto un po' penare per vari restauri, però è uno strumento che dà molte soddisfazioni, soprattutto dal punto di vista della qualità. Certo che insomma da una soffitta è qualcosa di arcano, è qualcosa di particolare. Sì, apparteneva a una signora vedova, questo era del marito che suonava, poi quando è mancato il marito lei ha cercato di venderlo, ma siccome lo strumento presentava parecchie crepe ed era incollato, anzi più che incollato, attaccato sulle fasce con lo scotch, nessuno lo voleva. Ma d'altronde Trieste è una città in cui ci sono i termosifoni centralizzati, le temperature medie invernali negli appartamenti sono di 25-26 gradi, che per strumenti del genere sono la morte, in quanto il secco poi favorisce il formarsi di crepe e di scollature. Quindi nessuno... Io avendo visto questo strumento me ne sono subito un po' innamorato, poi tramite dei giri particolari sono riuscito a venirne in possesso, l'ho fatto vedere a Londra, e lì me l'hanno battezzato. Diciamo. E ti ricordi allora il primo concerto fatto con questo strumento? Allora, il primo concerto fatto con 1731 non credo, ben lontano da... No, il primo concerto che feci con questo strumento era nel maggio del 1992. 1992. Io l'avevo preso a marzo. E ti ricordi il primo brano che hai eseguito con questo strumento? Con questo strumento feci un brano di Paganini. Ah, penso. Ricordo, sì. Probabilmente le streghe. Non ricordo se erano le streghe o il Mosè. Uno dei due, comunque col pianoforte. Quindi, insomma, inaugurato con un grande compositore, non diciamo, da poco, Paganini, italiano, quindi, che rappresenta la scuola violinistica per eccellenza italiana. Bene, allora andiamo ad ascoltare l'arte di Lucio Degani ed eseguiamo un pezzo insieme. Cosa dici? Visto che parlavi di Paganini, facciamo il cantabile. Facciamo il famoso cantabile di Paganini? Sì, che è un pezzo che mette distensione e serenità. Ci portiamo poi alla tastiera e eseguiamo questo brano di Paganini, il cantabile. Un buon ascolto.
E rientriamo in studio dopo aver ascoltato il cantabile di Niccolò Paganini, interpretato magistralmente da Lucio Degani, che abbiamo qui fisicamente, e per noi è un onore averti qui. E già anche la seconda trasmissione mi sembra che sì, l'altra avevamo presentato un tuo CD, so che ne hai anche tra l'altro War Concert, sì. Agli stati parecchi nella tua carriera, vero?